Eccoci in diretta. Allora, buonasera da Pasquale De Santis e da tutto lo staff di Over the Night. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non lo state facendo, siete cattivi. Iscrivetevi al canale. Chi vorrà potrà anche abbonarsi al famoso euro al mese. Saranno graditi sticker e super chat, sempre per migliorare il nostro canale. Presento subito il mio ospite, l'avvocato Simone Colzani. Buonasera Pasquale, buonasera anche a tutti i nostri ascoltatori, grazie per l'invito. Noi due, io e Simone, siamo reduci da una notte di orgia calcistica, visto che il nostro Milan ha battuto 3-0 i nostri cuginetti interisti, per cui faremo questa puntata proprio contentissimi e gai e tutto il resto. Simone, tra l'altro, hai preso moltissimi complimenti a destra e a sinistra, insomma, nei commenti, peraltro tutti meritati, perché tu veramente sei un grande professionista. E bene, torniamo a parlare. Ah, no, Simone, c'è pure gente che addirittura ha detto sarà il mio prossimo avvocato se servirà, se mi servirà una mano nelle zone tue, perché Simone, ricordiamo che opera a Udine, in quel di Udine, anche se non è udinese, diciamo così. Torniamo questa sera, come avete capito, torniamo a parlare di Garlasco con un titolo Cime Tempestose che è tutto un programma. E dico due cose che possono... poi passiamo direttamente alla puntata. Allora, ho parlato con Simone prima, un uccellino mi ha detto, anzi un'aquila ancora più grande dell'uccello, mi ha chiamato proprio ieri parlandomi di due cose molto importanti che dovrebbero succedere, due elementi fondamentali, e se mi daranno la possibilità, insomma, di divulgarle, farò sicuramente una puntata speciale. Nel frattempo rimanete sul pezzo, appunto, e cercate di iscrivervi, grazie. Un'ultima cosa, ribadisco che Over the Night è un canale assolutamente garantista che attraverso gli esperti vuole capire se chi sta in carcere è giusto che ci stia o no. Perché, come Simone, come diceva Voltaire, il dubbio è scomodo, ma solo gli imbecilli non ne hanno di dubbi. Allora, le cose da dire sono tante. Innanzitutto vorrei parlare di situazioni giuridiche, giudiziarie in generale, Simone, e poi andiamo a tante vicende, andremo sulla scena del crimine, parecchie domande molto inquietanti da parte, Simone, tu sono sicuro che tu risponderai alla tua maniera. Ti chiedo, alla luce della sentenza definitiva, ricordiamo 24 anni, poi ridotti a 16 per il rito abbreviato, se per te alla fine questa è una pena congrua, giusta, secondo te? Allora, Pasquale, in breve, secondo me no, ma bisogna fare un riferimento a un brocardo non ufficiale della giurisprudenza, ossia poca prova, poca pena. Quindi Stasi, non essendoci stata una dimostrazione, a mio avviso, al di là di ogni ragionevole dubbio, e prova ne è stata la requisitoria del procuratore generale Oscar Cedrangolo nel processo di Cassazione bis. A mio avviso i giudici hanno tenuto questa mancanza di un quadro probatorio abbastanza solido come una sorta di attenuante non ufficiale, quindi riducendo non solo per lo sconto di un terzo per il rito abbreviato, che ricordiamo ad oggi, dal 2019, non è più possibile utilizzare per reati come l'omicidio, ma dall'altra parte una condanna senza l'aggravante della crudeltà per un reato del genere francamente incomprensibile. Sarebbe stato più giusto che Stasi, nel caso appunto di specie, ossia di condanna, per l'omicidio di Chiara Poggi, fosse stato condannato a 30 anni, poi ridotti a 20 con l'abbreviato. Teniamo presente che è stato un omicidio piuttosto efferato, ancorché singolo, non plurimo, quindi non una strage come nel caso di Erba. Bene. Senti, tu volevi parlarmi dell'inchiesta della Procura di Pavia riguardo a Clean 1 e Clean 2. Vai, Simone. Sì, allora, la Procura di Pavia da anni sta portando avanti un'inchiesta
ad ampio raggio, che è stata denominata Clean. Teniamo presente che allo stato attuale la Procura di Pavia è andata a richiedere il rinvio a giudizio di tutta una serie di personaggi facenti capo alla SM di Pavia, che incidentalmente è stata la stessa azienda di servizi, azienda municipalizzata di servizi, presso cui Chiara Poggi ha svolto una sorta di praticantato, di stage, di tirocinio all'inizio della sua carriera lavorativa. Questa questa azienda di servizi, quindi una classica municipalizzata, è stata utilizzata per indebite appropriazioni da parte di vari dirigenti ed ha attirato chiaramente le attenzioni della Procura della Repubblica. In questa inchiesta la Procura poi ha anche trovato altri personaggi, come per esempio il sindaco di San Genesio e Uniti, che è un paese in provincia di Pavia, per alcuni reati, tra virgolette, minori. Teniamo anche presente che da questo punto di vista il quadro potrebbe ancora addirittura ampliarsi, tant'è che è nata a rimorchio un'altra inchiesta, Clean 2. Clean 2, che è nata, diciamo, da una costola di Clean 1 e sostanzialmente si è concentrata prima su un imprenditore di Pavia, tale Boiocchi, omonimo del leader della curva interista defunto qualche anno fa. E questo Boiocchi a sua volta ha raccontato, o avrebbe raccontato, perché le informazioni sono abbastanza col contagocce, delle dazioni di utilità, di indebite utilità, a 3 carabinieri, di cui uno un alto graduato, che orbitavano intorno alla Procura di Pavia, e successivamente 2 di questi carabinieri sono stati trattenuti agli arresti. Adesso non mi ricordo più se domiciliari o meno, segno che comunque vi era uno dei 3 requisiti, quindi la reiterazione del reato o l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga, che hanno appunto convinto Procura e GIP, chiaramente, che deve convalidare queste misure cautelari, a convalidare e chiaramente a trattenere in arresto le persone. Anche perché poi da questa costola sarebbe nato, come ben ci ricordiamo, l'indagine che a tutt'oggi è avvolta dalle nebbie, o meglio dal segreto istruttorio, presso la Procura di Brescia, per quanto riguarda l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che è quello che firmò l'archiviazione, il decreto di archiviazione o meglio, la richiesta di decreto di archiviazione, la richiesta di archiviazione per Andrea Sempi ormai 8 anni fa. Questo è quanto. Poi venne firmato il decreto di archiviazione dal GIP Lambertucci. Simone, è vero che l'avvocato di parte civile della famiglia Poggi del 2017 passava informazioni ad Andrea Sempio? Allora, la situazione è molto complicata e oltremodo delicata. Questo per 2 ordini di ragioni. Primo, perché le dichiarazioni che attribuiscono al collega Tizzoni un comportamento lesivo non solo dell'indagine, ma anche a livello deontologico, sono state, la professione, quindi dell'etica professionale, sono state riferite anche in sede di intercettazioni dai componenti della famiglia Sempio e anche dalla famiglia Sempio, o meglio, dalla madre di Andrea Sempio, che è Daniela Ferrari, in un'intervista alla Iena Alessandro De Giuseppe. Quindi non vi sono delle prove dirette di tale comportamento e quindi in mancanza di un quadro indiziario chiaramente bisogna procedere con molta cautela, essendoci la presunzione di non colpevolezza. Non solo. Teniamo presente che, essendo passati 8 anni, essendo state queste intercettazioni già al vaglio della Procura di Pavia nella composizione di 8 anni fa, le stesse potrebbero, o meglio, il reato potenzialmente ascritto all'avvocato Tizzoni potrebbe essere ben caduto in prescrizione. E quindi per reato parliamo di una serie di reati compresi tra l'articolo 374 del Codice Penale seguenti, come la frode processuale, il favoreggiamento personale, la rivelazione di segreti inerenti
a un procedimento penale, quindi in questo caso ci potrebbe essere la prescrizione. Dal punto di vista deontologico, invece, non essendo gli organismi forensi, quindi il Consiglio, o meglio, l'Ordine degli Avvocati di Milano, cui appartiene il collega Tizzoni, né tantomeno il Consiglio Disciplinare Distrettuale, che poi sovrintende all'istruttoria deontologica e all'irrogazione, quindi alla punizione, irrogazione della sanzione, all'avvocato che si sia eventualmente reso responsabile di comportamenti deontologicamente rilevanti, loro chiaramente non possono averlo saputo, in quanto possono sì aver conosciuto delle informazioni portate avanti dalle inchieste giornalistiche, ma d'altro canto, se la procura non ha aperto un'indagine o se l'ha aperta c'è il segreto istruttorio da un lato e dall'altro c'è il discorso chiaramente giornalistico, il discorso rimane chiaramente, la situazione dell'avvocato Tizzoni rimane congelata. Certo è che se c'è un'inchiesta in corso, il segreto istruttorio, come abbiamo già visto anche per il caso potenziale dell'ex procuratore Venditti, è buona norma ed è previsto anche dal codice di procedura penale, chiaramente. Quindi noi stiamo parlando per ipotesi e in questo caso vanno garantiti i diritti dell'eventuale indagato sia in senso penalistico che dal punto di vista invece deontologico forense. Vabbè, grazie Simone. Vedo che in chat vedo che c'è diverse persone, diversi ascoltatori che secondo me è la prima volta che si collegano e forse proprio non ci conoscono. Volevo dirvi a voi che vi collegate per la prima volta, questa è addirittura la quarta puntata che faccio con Simone. No, la terza, Simone? È la terza? No, la quarta, ce n'è stata anche una con Linarello. Sì, la quarta e poi abbiamo fatto una con Linarello. Tutte puntate molto interessanti, siamo di parte, ma lo diciamo. Quindi andatevi a vedere anche insomma tutte le altre puntate che abbiamo fatto, che tra l'altro hanno riscosso un successo molto molto importante. Simone, Pasquale, perdonami, faccio un attimo sul collega Tizzoni. quello che vuoi. Volevo anche spezzare una lancia, perché, allora, ammesso e non concesso che abbia passato delle informazioni coperte da segreto istruttorio alla famiglia, a Sempio, che era indagato per un procedimento, a me questa ipotesi lascia un po' incredulo, perché il collega Tizzoni è un avvocato molto esperto e molto scafato. Quindi, sapendo dell'esistenza di un'indagine a carico di Sempio, si sarà, immagino io, prefigurato che la procura abbia proceduto ai tempi all'intercettazione delle utenze telefoniche del Sempio stesso. Quindi anche lì fare una cosa di questo genere, compiere un illecito di questo genere, sarebbe stato ben poco avveduto. Quindi dal mio punto di vista massima garanzia e trasparenza, perché non abbiamo notizie di indagini, non è stato aperto un fascicolo, o meglio, non c'è stata un'istruttoria nelle sedi opportune dell'ordine di appartenenza, quindi possiamo immaginare che ci sia ancora tanto da scrivere in questo senso. Grazie Simone. Roxy Candy, non vi preoccupate, tutte queste cose che voi volete sapere, le abbiamo tutte in calendario, cercheremo di dirle tutte, semmai faremo pure qualche 10 minuti, un quarto d'ora in più, perché diciamo ci sono 3 giorni di feste che ci aspettano, per cui vedremo di fare una puntata leggermente più lunga. Maria Rosa dopo ti accontento, non ti preoccupare. Simone, è vero che è stato indagato qualche pezzo grosso a Pavia, che tu sappia? Allora, per i procedimenti Clean 1 e Clean 2 sì, perché con Clean 1 hanno decapitato sostanzialmente la municipalizzata pavese, la SM, che a scanso di equivoci non è la SM Vigevano per cui lavorava Marco Muschita De Montis. E quindi c'è stato sicuramente un bel trambusto, anche perché una delle dirigenti della SM era candidata a livello politico e quindi c'è stato anche un interesse in quella direzione. Dall'altra parte Clean 2 potenzialmente, cioè dal punto di vista strutturale, è stata un'inchiesta passata ancora più sotto silenzio di Clean 1, ma dal punto di vista potenziale è ancora più disastrosa, perché
Allora, uno dei carabinieri, Ziri, era impegnato nel nucleo ispettorato lavoro. Poi c'era anche Pappalardo, che ora è in pensione, che era un ufficiale, quindi mi pare del nucleo radiomobile, e poi da ultimo c'era Scoppetta, che invece era un carabiniere di fiducia come agente ufficiale di polizia giudiziaria del procuratore Venditti, quindi era in aliquota per la PG. Teniamo presente che i reati ascritti sono anche non solo stalking per tutta una serie di situazioni che sono state coperte dalla procura, coperte in senso positivo, nel senso investigate dalla procura, ma anche diffusione di informazioni coperte da segreto istruttorio, compresi anche avvertimenti per indagini e perquisizioni, quindi in cambio di indebite utilità. Questo è stato un po' il quadro istruttorio che sono riuscito a carpire dall'analisi delle varie notizie, poche in realtà riportate dai media, anche perché la sensibilità dell'argomento è notevole. Grazie Simone. Senti, c'è Maria Rosa che mi sta tempestando perché la volta scorsa ti interruppi e lei si è arrabbiata e mi dice: caro Pasquale, ti ricordo che mi avevi promesso di lasciarla raccontare all'avvocato del soliloquio di Sempio. Vuoi dire qualcosa? Allora, riallacciandomi anche a quello che ho detto prima a proposito dell'avvocato Tizzoni, l'avvocato Tizzoni allora, se fosse stato veramente autore di una dazione indebita della trasmissione di informazioni coperte da segreto istruttorio, non avrebbe considerato un elemento molto importante, ossia le intercettazioni. È per questo che tendo a credere poco che l'avvocato Tizzoni abbia passato effettivamente delle informazioni coperte da segreto. Perché? Perché poi le persone sottoposte a intercettazione, ma tutti noi, parliamo non solo al telefono, ma parliamo anche quando siamo da soli in macchina, per esempio, perché c'è chi deve ripassare la lezione, c'è chi si deve sfogare, c'è chi deve parlare, magari commentare le notizie. Sul caso di Sempio, gli inquirenti notarono che parlava parecchio da solo e in un caso si riferì, probabilmente perché gli era passato un pensiero per la testa, che un suo caro amico si era suicidato dicendo, adesso sintetizzo di molto, abbiamo fatto tutta una serie di esperienze fino ai 18 anni, poi ci siamo lasciati, nel senso non ci siamo più frequentati, e ora lui si è, diceva, impiccato. Quindi, e continuava ad andare avanti a dire la parola impiccato, segno che gli era rimasta molto in testa. Ora, ci sono anche altri giornalisti che, per esempio, come Luigi Grimaldi, ma non solo, che hanno spinto molto sul discorso dei cosiddetti suicidi sospetti di Garlasco, anche morti sospette, perché ci sono anche delle morti su cui c'è parecchio da indagare, non solo quella di Giovanni Ferri, meccanico 88enne in pensione, ma anche quella, per esempio, di un altro personaggio trovato morto nel giardino, che il capitano Cassese sbrigativamente liquidò come morte malore improvviso, e poi tutta una serie di suicidi di ragazzi, che è una cosa in un paese piccolo come Garlasco, e continuo a usare il termine piccolo volutamente perché stare sui 10.000 abitanti e avere 3 suicidi di persone sotto i 20 anni è abbastanza, sotto i 25 anni è abbastanza sconfortante. Quindi ecco, da questo punto di vista il soliloquio di Sempio si inserisce, si connota in una situazione di profondo disagio, e immagino che la situazione di disagio non sia riferibile solo alle indagini che stavano svolgendo la procura di Pavia su di lui, ma anche al pensiero che così tanti suoi amici o conoscenti si fossero tolti la vita in un'età relativamente giovane, segno che c'era un disagio diffuso da questo punto di vista, per le dimensioni chiaramente del borgo. Contenta Maria Rosa? Grazie. Allora, Simone, la parte giudiziaria per te va bene? Vuoi aggiungere qualcosa? No, semmai allora di Napoleone, eccetera, eccetera. Sì, sì. Il dottor Fabio Così chiudiamo questa parentesi giudiziaria, okay. Capito? Vai, Simone. Okay. Tutto quello che vuoi. Vai. Il dottor Fabio Napoleone, che è a capo della procura di Pavia, non è un magistrato
messo a capo appunto di quell'ufficio in maniera del tutto casuale. Perché? Fabio Napoleone, classe 1957, entra in magistratura nel 1982 e svolge le mansioni di giudice al Tribunale di Milano fino all'87. Nell'87 entra in Procura a Milano, tant'è che poi nell'88-89 c'è il passaggio al nuovo codice di procedura penale che da rito inquisitorio diventa accusatorio. Poi in Procura rimarrà con alterni ruoli fino al 2008, occupandosi di inchieste molto importanti, tra cui diverse per i reati contro la pubblica amministrazione, erano gli anni della sensibilità di Mani Pulite, ma poi anche come ultimi incarichi quelli relativi alle inchieste su Telecom Italia, che sono stati molto importanti. Poi viene il CSM lo dirotta a dirigere la Procura di Sondrio, procura piccola ma collocata in una zona nevralgica a ridosso della Svizzera, e anche lì si occupa di diverse inchieste molto, molto interessanti, ancorché a piccolo raggio. Nel 2014, per far capire la stima di cui godeva ai piani alti della magistratura, viene eletto nel CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, come consigliere chiaramente togato. E rimane lì per 5 anni, fino al 2019. Erano anche gli anni in cui nel CSM sedeva un certo Luca Palamara. Poi, nel 2019, viene nominato procuratore generale alla Corte d'Appello di Milano, dove per pochi voti viene eletta come procuratrice capo Francesca Nanni, che più attenti dei nostri ascoltatori si ricorderanno in quanto protagonista involontaria di un battibecco di una querelle con Cuno Tarfusser, che era un altro procuratore all'interno della Corte d'Appello di Milano. Quindi diciamo che c'era abbastanza competizione. Lì rimane 2 anni, e tenete presente che arrivare in Procura Generale presso Milano in Corte d'Appello significa aver avuto veramente una carriera di spessore. Viene dirottato, quindi per gli ultimi anni di carriera, perché normalmente un magistrato va in pensione a 70 anni, quindi gliene mancano ancora 2, viene dirottato nel 2021 a dirigere la Procura di Pavia. E io ho il sospetto fondamentalmente che il CSM, che è responsabile della direzione, o meglio degli incarichi che vengono poi assegnati ai vari magistrati, abbia inteso dare un messaggio per una procura piccola, ma posta anche lì in un contesto nevralgico, a ridosso del capoluogo lombardo, quindi a ridosso di Milano, abbia deciso di mandare questo magistrato d'esperienza per risolvere probabilmente alcune situazioni che a noi non è dato di sapere, ma chi è esperto di cronaca giudiziaria, soprattutto locale, può iniziare a intravedere, soprattutto perché si è avuta l'inchiesta Clean 1 e l'inchiesta Clean 2 e si è arrivati alla riapertura, se non formale, quantomeno sostanziale, del caso di Berlasco. Simone, scusami, Enzo Benito dice, quindi Napoleone è stato messo lì a proposito per indagare sulle nefandezze fatte negli anni, tra cui Garlasco, quindi non a caso? Beh, io non parlerei di nefandezze, ci possono essere state delle situazioni, tra virgolette, in sospeso, che hanno attirato l'attenzione all'interno della magistratura. Comunque c'è un dialogo che noi non vediamo ma che possiamo intuire, quindi un dialogo a livello proprio di magistrati e anche anche all'interno non solo dell'ANM o del CSM, ma anche all'interno tra i singoli magistrati, tra le procure, che fanno riferimento, magari, faccio un esempio a caso, la Procura di Milano dice al CSM, manda una relazione in cui dice a Pavia serve un procuratore capo pugno di ferro perché ci sono delle situazioni che noi abbiamo come conseguenze dei reati che si commettono in provincia di Pavia sul territorio di Milano, che è già oberato di lavoro, perché è una pianta organica che è insufficiente, detto internos. Invece, dall'altra parte, il CSM può aver detto, bene, chi c'è tra i vari magistrati disponibili o chi possiamo dirottare dalla Procura Generale? Teniamo presente che era il vice della Procuratrice Generale, quindi avrebbe potuto anche aspettare, magari la dottoressa Nanni poteva anche andare in Cassazione, ci possono essere degli scatti di carriera con delle scelte anche non facilmente comprensibili, quindi lui avrebbe potuto prendere il posto. E invece
ha accettato la nomina procuratore capo di Pavia. Quindi è evidente che ci sia una ragione non visibile che l'ha spinto ad accettare questa procura, e abbiamo visto i risultati di questa nomina con l'attività a far data dal 2021. Vabbè, Giuseppe Di Bernardo, ciao, grazie che hai trovato qualche 10 minuti per venirci a seguire. Simone, prima di passare a tantissime altre cose, sfatiamo questa leggenda metropolitana, perché in chat si stanno accanendo su questo particolare, quindi volevo chiederti, possiamo dire al 100% che Marco Poggi stesse in vacanza in Trentino con la famiglia e non si è mosso da lì? Lo possiamo dire? Allora, ci sono le SIT dei genitori. Immagino che sia stato ascoltato pure lui. Sempio ha anche riferito di averlo chiamato telefonicamente sul cellulare e di non averlo trovato, anche perché Marco Poggi molto spesso si recava con il padre e con amici di famiglia sui vari rifugi della zona. Tra l'altro lui, se non erro, andava con la famiglia a Falzes, che è un paesino vicino a Brunico, che tra l'altro conosco, e quindi sostanzialmente era sempre in giro per montagna. In montagna la copertura telefonica non è quella attuale, quindi molto spesso io mi immagino che 20 anni fa non prendeva, magari in Alta Brianza, figuriamoci sulle Dolomiti. Quindi da questo punto di vista c'è un quadro indiziario che non punta assolutamente in quella direzione. Tuttavia va anche ammesso, per completezza di informazione, che in sentenza di primo grado il giudice trova un'impronta digitale di Marco Poggi sulla famosa porta a soffietto che conduce alla taverna Lavanderia Cantina, e di questo ci si stupisce perché non ci sono impronte, cioè le impronte sono tutte degli occupanti. Questo è per fare un addentellato con un'altra cosa che è emersa negli scorsi giorni, ma non c'è una sola impronta riferibile a Rita Preda, che è la madre di Chiara e Marco Poggi, moglie di Giuseppe, e abitante di quella casa. C'è addirittura un'impronta riferibile a a un operaio che aveva fatto dei lavori pochi giorni prima della partenza, ma non c'è un'impronta di Rita Preda, che è una cosa che ha lasciato un po' perplessi diversi investigatori e semplici curiosi. C'è l'impronta di Marco Poggi, me la ricordo perché il giudice Vitelli ne faceva menzione, diceva: caspita, c'è solo un'impronta, ma lì ci dovrebbe essere un mare di impronte. Quindi qualcuno aveva fatto anche riferimento al fatto che ci sarebbe stata un'opera di ripulitura sommaria che avrebbe scremato, chiaramente in maniera del tutto involontaria, le impronte, le evidenze che poi sarebbero state recuperate male da RIS. Bene, grazie Simone. Allora, io volevo... La volta scorsa, voi ricorderete, dissi, no, in un paese di 8.000 anime come la Carlasco a suo tempo, si potevano, io dissi, a mio avviso, si potevano conoscere tutti. E ci sono in centinaia di voi nelle varie chat, sul Messenger, sul mio Messenger personale, ma su tutti i commenti che sono usciti dalle nostre puntate. Giustamente voi avete detto, in tanti di voi avete detto: è vero, non è per forza che ci dobbiamo conoscere tutti. Una signora ha detto: in un palazzo in cui siamo 200 persone, io 30-40 non le conosco. Ha ragione, però io feci quell'esempio per il contesto in cui si potessero conoscere i nostri famosi personaggi. Cioè, dicevo, Andrea Sempio, grande amico di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, fidanzata da 4 anni con Alberto Stasi. Io dico, è possibile che questi non si conoscono? Il dubbio viene anche a voi, no? Allo stesso modo le cuginette, anche amiche abbastanza intime in un tempo lontano, 4 anni fidanzata Alberto con Chiara, vuoi che non parlassero di questa persona, quindi vuoi che non si conoscessero,
io credo che si conoscessero, ecco perché dissi che in un paese come, diciamo, come Carrasco si potessero conoscere. Ma la domanda che faccio proprio a Simone è: perché esempio Alberto e le sorelline dicono di non conoscersi tra di loro quando è lampante che si conoscessero? Prego Simone. Allora, può essere un meccanismo difensivo. Teniamo presente che all'interno del processo, in primo grado, nella sentenza, non si menziona una persona che rende false dichiarazioni a SIT. Teniamo presente che la differenza fondamentale tra testimone e indagato è che l'indagato può mentire, il testimone no. Quindi questa persona che viene nelle varie sentenze che si trovano di primo grado, in varie versioni, in PDF, questa persona è censurata con le X. Questa persona non dichiara che è un vicino di casa di Chiara Poggi, in via Pavitante, all'epoca in via Pascoli, non dichiara dove ha passato la notte, o meglio, dice di essere stato a casa, mentre in realtà dall'utenza telefonica, segno che quando volevano gli inquirenti facevano le investigazioni come si deve, lo trovano a Sannazzaro de Burgondi, che è un paese vicino tra Vigevano e Garlasco, sostanzialmente, dove c'è anche una raffineria. E in quel caso lui aveva trascorso la notte fuori casa perché, complice l'assenza di moglie e figlia, era andato banalmente dall'amante. Tant'è che l'amante, poi sentita a sua volta a SIT, conferma l'alibi del vicino. Ora, fatta questa premessa, in realtà poi Alberto Stasi prende quasi subito la qualifica di indagato. Quindi, a mio avviso, su alcune conoscenze vere o presunte, o possibili, lui si chiude a riccio. Non è più aperto a dare tutte le informazioni, perché si inizia ad accorgersi che c'è particolare ostilità nei suoi confronti. E a mio avviso le altre persone che tu hai citato, sia Sempio, che comunque aveva un ruolo marginale nell'inchiesta, tant'è che il maresciallo Marchetto riferirà anche in tempi recenti di non averlo mai considerato perché non era una pista, tra virgolette, quindi lui non lo conosceva. Poi ci sarebbe anche da dire che invece il maresciallo Marchetto conosceva la zia di Sempio, la sorella del padre Giuseppe, Silvia, se non mi sbaglio, e la cugina, la figlia di Silvia. Ma dall'altra parte, chiaramente Stefania K non aveva interesse soprattutto in ordine poi a un filmato che emergerà più tardi, a riferire di questa conoscenza pregressa con Alberto Stasi. Quindi diciamo che c'è una serie di situazioni molto anomale che non viene assolutamente attenzionata perché si parte subito con la tesi preconcetta, a mio avviso, precostituita, di Stasi unico colpevole. E da lì, in una visione in imbuto, tutte le distorsioni delle varie SIT vengono sostanzialmente evitate, vengono sfrondate, come anche nel caso di Muschitta De Montis, e si va tutti insieme nella stessa direzione, che è provare la colpevolezza di Stasi, con tutti i risultati aberranti che abbiamo potuto ammirare nelle varie sentenze di condanna. Grazie Simone. E a proposito del fatto che non si conoscessero, prego Riccardo di mettere una cosa. Scusate un attimo. E trova Stefania K, una delle due gemelle, cugine di Chiara. Alberto e Stefania è la prima volta che si incontrano di persona. Restano a parlare a lungo finché Alberto non viene richiamato nell'altra stanza dove rimarrà fino a notte fonda. Grazie Riccardo. Simone, parlami di questo video. Questo video ha una genesi particolare perché è uscito per la prima volta
alla pubblica conoscenza, è uscito a chi l'ha visto, ma si parla del 2010, quando già c'era stata la prima sentenza, quella del GUP Vitelli di assoluzione di Alberto Stasi per non aver commesso il fatto, e si stava propinquando il processo di appello, il primo, che poi si concluderà con la conferma della sentenza di primo grado. Tuttavia, a me ha sempre dato da pensare il fatto che non sia stato innanzitutto incluso nel fascicolo del PM questo video, non sia stato tantomeno trascritto il dialogo, che secondo me sarebbe stato molto importante, perché se si vede la versione trasmessa da chi l'ha visto ormai 15 anni fa, diverse frasi non si capiscono, non si comprendono, quindi non si capisce per esempio il tono con cui vengono date risposte, fatte domande. Dall'altra parte, quello che mi viene da pensare, oltre a questa mancanza, questa manchevolezza un po' sospetta, è che un video del genere avrebbe danneggiato relativamente poco Alberto Stasi, che già era nell'occhio del ciclone nonostante l'assoluzione, ma avrebbe danneggiato molto pesantemente Stefania K, che era rimasta fuori dal processo e anche dalle indagini a un certo punto per varie ragioni che noi possiamo solo sospettare. Quindi in questo caso, se il filmato fosse uscito paradossalmente un anno prima, anzi non paradossalmente, fosse uscito un anno prima, in quel caso la Procura della Repubblica di Vigevano non avrebbe potuto evitare anche di indagare, eventualmente rinviare a giudizio anche Stefania K, perché quello che emerge da lì è una conoscenza pregressa tra le due persone che le spinge entrambe, non una con un pezzo di ghiaccio. Sono due persone che si conoscono, il linguaggio del corpo in questo caso non mente, si conoscono e si abbracciano. Eppure non sappiamo di conoscenze pregresse, note. Bene, grazie Simone. Io, Simone, oggi non ci siamo proprio sentiti, per cui io ho preparato pure qualche decina di domande a caso che le butterò qua e là, Simone, alle quali io non ce le siamo preparate, per cui tu avrai la sorpresa di ascoltare le mie domande e nello stesso momento dovrai rispondermi. Ti chiedo, allora, Andrea, in tanti dicono che il DNA di Andrea Sempio può anche non aver avuto tanta importanza, visto che frequentava la casa e poteva trovarsi lì per un contatto. Ricordiamo che attorno alle unghie. Non dimentichiamoci tuttavia che abbiamo anche un ignoto 2 che vedremo se si riuscirà a capire di chi sia. Al netto di queste cose che ti dico, Simone, se avessero trovato il DNA di Alberto Stasi attorno alle unghie di Chiara Poggi, che sarebbe successo? Sarebbe stata la prova regina, l'unica prova scientifica che avrebbe inchiodato Alberto Stasi, e non certo a 16 anni, ma a 30 anni, cioè l'ergastolo meno un terzo. Perché sì, Simone, ribadisco, perché per Alberto Stasi doveva essere la prova regina e per Sempio no? Perché non è... Allora, l'impianto accusatorio è stato fortemente votato alla colpevolizzazione di Alberto Stasi e solo Alberto Stasi. Non c'è stata neanche una tesi, un'ipotesi B. Addirittura abbiamo assistito al balletto dell'orario che ha lasciato basito e sterrefatto il GUP Vitelli in primo grado, perché non so se ci ricordiamo, ma la storia dell'alibi informatico di Stasi è stata piuttosto variegata e complicata dall'operato dei carabinieri di Pavia, che hanno sostanzialmente bruciato il computer. È toccato ai periti portaarchetti del giudice di primo grado, quindi di Vitelli, arrivare a smontare, tra virgolette, il computer e rimontarlo, nel senso che sono andati a ritroso ricostruendo la tavola degli accessi dell'hard disk sostanzialmente, e sono andati a confermare l'alibi poi che Stasi aveva riferito. Quindi originariamente la PM Rosa Muscio aveva stabilito come orario, come finestra di opportunità per l'omicidio dalle 12:20 alle 12:26, 12:46,
ossia tra la chiusura del lavoro col computer e una telefonata, un tentativo di telefonata da casa, 12:46, quindi 20 minuti. Ulteriore finestra in avanti, 12:46, 13:26, quindi telefonata, altra telefonata. Oppure 9:12, disattivazione dell'allarme perimetrale, 9:35, accensione del computer di Alberto Stasi. Poi, altra domanda che mi hanno fatto, e poi chiudo la questione computer. Teniamo presente che il computer di Stasi era sì portatile, ma aveva dei problemi con l'alimentatore e col cavo di alimentazione. La batteria poi aveva una durata molto limitata, tant'è che lui si doveva sempre portare in giro l'alimentatore, cosa che è testimoniata ed è stata anche validata chiaramente dai periti che hanno esaminato il computer. Poi, se invece, quello che è successo in primo grado è stato che il PM in corso d'opera ha detto no, viste le risultanze, la procura rimodula la narrazione, quindi l'impianto accusatorio, collocando l'evento omicidio dalle 9:12 alle 9:35. E sostanzialmente il gruppo Vitelli, pur sposando, pur tra virgolette, assolvendo Stasi per non aver commesso il fatto, sposa l'orario e da lì nascono poi tutta una serie di conseguenze. Tornando a noi, se fosse stato trovato il DNA di Stasi, a quest'ora staremmo parlando di un condannato a 30 anni di carcere, non staremmo parlando di un soggetto che è già in semilibertà e fra 1 anno e mezzo avrà esaurito la sua pena, da questo punto di vista. Quindi il fatto che comunque già nel 2017 buona parte dell'opinione pubblica fosse stata indirizzata, e uso questo aggettivo non a caso, a credere a un DNA da contatto, a un DNA risultante da un contatto previo di diversi giorni prima, è piuttosto indicativo. Cioè è una tesi che all'epoca già era francamente incredibile, poco credibile, e a tutt'oggi c'è ancora gente che crede a questo DNA da contatto. Certo, grazie Simone. Al netto del delitto di Carlasco, ne ho parlato prima, Over the Night è un canale in cui ci sono gli innocentisti, ci sono i colpevolisti, vedo che ci sono tanti colpevolisti che sono d'accordo, che volevano l'ergastolo per Stasi. D'accordissimo con voi, ognuno pensa quello che pensa è giusto, però giustamente noi facciamo tutte queste puntate perché? Per capire meglio se è vero che è innocente o è vero che è colpevole. Quindi fate qualsiasi dimostranza in chat, non è che noi non cancelliamo niente, vogliamo capire bene la situazione. Passione Ricamo, ad esempio, dice: perché Stasi, essendo innocente, richiese il rito abbreviato, Simone? In realtà non lo chiese lui, lo chiese al suo avvocato, Angelo Giarda, perché il rito abbreviato, o giudizio allo stato degli atti, consiste nell'utilizzare a livello dibattimentale il fascicolo del PM, quindi contiene anche tutte quelle deduzioni, controdeduzioni effettuate in sede di indagini preliminari. Quindi la prova non viene più assunta normalmente, qua i penalisti mi salteranno alla gola, non viene più assunta normalmente in fase dibattimentale, ma vengono utilizzate le risultanze che sono già confluite nel fascicolo del PM. Chiaramente l'avvocato Giarda e gli altri 2 avvocati, fratelli Colli di Vigevano, hanno guardato il fascicolo, l'hanno valutato gli elementi introdotti non solo dal PM ma anche dai loro consulenti in quella fase, in fase di indagini preliminari, hanno detto giochiamocela col rito abbreviato, mal che vada 1/3 della pena in meno, con l'appello, la Cassazione e quello che è. Teniamo presente che infatti prova che il fascicolo, loro ci avessero visto giusto, è che il gruppo Vitelli, il 30 aprile del 2009, si sia preso la briga di chiedere un'integrazione del quadro probatorio con la disposizione delle famose perizie integrative, quelle
su cui a tutt'oggi si discute, e teniamo anche altresì presente che una simile decisione è stata anche avallata dalla Corte d'Appello, che ha confermato, questa è la prima Corte d'Appello che ha confermato la bontà dell'operato, e chiaramente ha confermato la sentenza del primo grado. Certo, anche BB23 dice, ma se il DNA era sulla tastiera, poteva essere lì dal giorno. Diciamo che il computer, caro Bibi, non viene acceso dal 10 agosto, 3 giorni prima. Vuoi che in quei 3 giorni non si sia fatta almeno una ventina di docce? Si sia lavata in un modo o nell'altro? Che dici? Ecco perché è strano che diciamo, le sussembi, diciamo, ci siano sulle unghie diciamo, il DNA di esempio. E non scordiamoci mai, Simone, non ne parliamo, non se ne parla quasi mai, però c'è anche Ignoto 2, quindi sono 2 maschile anche quello, va bene? Simone, mi parli un attimo, ti ricordi del racconto che fa Paola K? Che ti devo fare una domanda? Sì. In una sit, mi pare nella prima, Paola K, che comunque riferiamo essere una persona con svariati problemi, tra cui disordini alimentari, era anoressica, aveva tentato presumibilmente il suicidio, anche se Stefania K in altra occasione negherà questa circostanza, tant'è che poi c'è una sit di una loro conoscente che opera nella Croce Garlaschese, dove Stefania K peraltro era volontaria. Quindi a questo punto stiamo parlando di una persona problematica. Riferisce all'interno della SIT, tra le varie cose, che a 9 anni è stata molestata da una persona adulta, e teniamo anche presente che lei riferisce di aver impiegato parecchi anni a confessare questa cosa ai genitori, che immagino abbiano vissuto un dramma non da poco, e al fratello Cesare. Io già l'altra volta presumevo che lei, essendo gemella di Stefania, avesse poi già parlato previamente con lei, ma a tutt'oggi non sono emerse delle risultanze. Viceversa, è emerso che lei, Paola, ne avesse parlato con il fidanzato precedente fidanzato, perché si erano lasciati poco tempo prima, Alessandro. E tale Alessandro ha riferito di aver avuto questa informazione, ma non di aver saputo il nome del molestatore, perché quello ha detto: io ho saputo della circostanza, ma non del nome del molestatore. Quindi io posso immaginare che Paola K, spinta dalla situazione e da chiaramente la morte della cugina, non sia stata presa molto bene da questo punto di vista, perché Chiara si era un po' riavvicinata alle cugine Stefania e Paola in quelle ultime settimane, sia, tra virgolette, esplosa e abbia riferito questo episodio poco piacevole. Tuttavia, mi viene anche da farmi una domanda professionale, ossia: perché gli operanti, cioè chi stava materialmente trascrivendo il verbale, non hanno interrotto la SIT e hanno chiamato il PM perché c'era una notizia di reato in quella SIT? Perché ora è vero che non c'era ancora il famoso famigerato codice rosso, ma una persona che riferisce un episodio così grave sarebbe dovuta essere fermata, sarebbe dovuto essere chiamato il PM competente e stesa un'altra, non una SIT, ma una notizia di reato vera e propria, quindi con un nuovo RGNR, cioè un registro generale delle notizie di reato, perché è una notizia criminis, è evidente questa cosa. Un po' mutatis mutandis, cioè quindi con le dovute differenze, quello che non è successo a Moschita de Montis. Cioè anche lì c'è una possibile notizia di reato, devi fermare. In quel caso c'era già l'indagato, in questo caso c'era la parte offesa, cioè Paola K è parte offesa. Quindi ci sono delle indagini da espletare che non sono state espletate, perlomeno a quanto ci risulta, perché non ci sono verbali sul punto. Beh, grazie Simone.
Quello che invece a me non piace in chat, Daniele Maccario, vedo che tu sei un colpevolista fino al midollo, quello che non piace è questo tono, diciamo, leggermente aggressivo nei confronti. Noi stiamo facendo un programma in cui stiamo cercando, abbiamo fatto 4 puntate, una meglio dell'altra, in cui veramente stiamo spiegando centimetro per centimetro tutta la vicenda, d'accordo Daniele? Se tu non sei d'accordo e sei colpevolista, tienitelo per te, però capito, non esternarlo in questo modo, tu e qualcun altro, questa è la cosa che dà fastidio, d'accordo? È inutile che vi arrabbiate, ma per cosa? Per il nulla, Daniele? O no? Se volete ascoltare, ascoltate. Noi stiamo mettendo in evidenza tanti elementi che ci fanno propendere in una direzione, d'accordo? Poi, vi ripeto, ci sono migliaia di colpevolisti, si accetta tutto quello, però questo fatto di andare fuori dalle righe, di gridare, non ha un senso. Stiamo parlando di un caso che a noi non dovrebbe interessare, ne siamo completamente fuori. Simone, ti chiedo qual è il senso di parlare di un fatto così privato e tragico senza che nessuno glielo chiedesse? A Paola. Come già ti dicevo prima, secondo me stava vivendo una situazione particolare. Cioè, non dimentichiamo che c'era stato un presunto tentativo di suicidio 2 giorni prima dell'omicidio della cugina, e secondo me il fatto di aver testimoniato, seppure a distanza, l'omicidio con... Scusa Simone, mi devi permettere Simone. Daniele Maccario, ma in tanti di voi vi voglio tutti quanti bene, però pure come dice Arde Alba, no? È la procura di Pavia che ha riaperto il caso, non noi, caro Daniele. Se sono passati, io so qualcosa che non posso dire. Allora, caro Daniele, se la procura di Pavia, dopo di ben 18 anni, ha aperto questo caso, puoi immaginare che c'è qualcosa di grosso sotto. Aspetta qualche 15-20 giorni, un mesetto, vedrai delle cose clamorose, te lo dico in anteprima, d'accordo? Poi che tu sia colpevolista è un altro paio di maniche, però cerchiamo di ragionare, dai. Ok, scusami, sì, vai. No, ma io, guarda, allora, io faccio una premessa, io sono massimamente garantista per tutti, figuriamoci in questo caso dove a mio avviso c'è un innocente in carcere, ma io mi metto anche nei panni di chi si rapporta a noi, che stiamo parlando di questo caso, sapendo una serie di informazioni ma non sapendole tutte, cioè io devo sinceramente parlare che solo di sentenze arriviamo quasi a 1000 pagine. Pensiamo alle SIT, quindi le sommarie informazioni, superiamo sicuramente le 10.000 pagine e stiamo parlando comunque di un caso che coinvolge la morte di una sola persona, non di una strage come per esempio quella di Erba, quindi una cosa molto importante dal punto di vista nostro. Perché? Perché, e ve lo dicevamo la prima volta, come aveva scritto Alberto Stasi nella sua lettera, quello che è successo a lui potrebbe succedere a chiunque, come nel caso anche di Bossetti. Cioè, avere contro la potenza di fuoco di una procura della Repubblica ed essere innocenti, o comunque che ci siano dei dubbi che sicuramente non sono superati, come ha detto qualcuno, anzi, la sentenza di Cassazione, della seconda Cassazione, vede la requisitoria, caso unico nella storia repubblicana italiana, di avere un procuratore generale di provata esperienza che fa una requisitoria in cui smonta pezzo per pezzo, quindi il massimo rappresentante dell'accusa smonta pezzo per pezzo quello fatto dai suoi predecessori. Quindi io penso che questo processo sia veramente un'esperienza enorme, o meglio, questo caso sia un'esperienza enorme per tutti, sia per chi si interessa professionalmente, come nel mio caso, sia chi si interessa semplicemente per una passione, un interesse personale. Ora, tornando a Paola K, io immagino che una personalità così tormentata da questo punto di vista, vedendola testimoniando, seppure da remoto, la morte tragica della cugina a cui si era ravvicinata per tutta una serie di ragioni, abbia fatto detonare in lei una serie di ricordi, come per esempio mi viene anche da pensare a chi ha subito un trauma da stress
come per esempio i reduci di guerra, che le ha fatto dire cose che magari non voleva dire o erano lì e lì da anni, non erano state dette agli operanti. Però quando una persona, e tu sei un operante, ti fa una persona che è di fronte, tu sei un operante, hai il dovere di redigere una relazione di servizio. Perché questa non ti ha confessato che ha rubato una caramella al negozio sotto casa, questa ti ha detto che ha subito delle molestie a 9 anni. Cioè, questa per me è una roba, vedete, torniamo ancora oggi, una cosa che potrebbe succedere, non dico a chiunque perché non si augurano queste cose, però una cosa che nella sfiga potrebbe succedere a qualunque persona, o a noi, o al nostro amico, il nostro caro, tocchiamo sempre ferro e speriamo che non succeda, però ci aiuta a capire, come ne stiamo parlando, cosa può succedere, invece cosa deve succedere. In questo caso c'è una relazione di servizio, fermi tutto e chiami il PM, non ti accontenti di chiudere una SIT, perché se la K, a me viene da fare anche un pensiero laterale, se Paola K non fosse stata nella pienezza di sé, allora a quel punto è l'operante che dice non posso ascoltare una persona a SIT, una persona che ha problemi psichiatrici, capito? Quindi significa che l'hanno presa per buona, e allora a quel punto è buono anche il ricordo della molestia, quindi tu devi interrompere e estendere una relazione di servizio con la notizia di reato dentro. Certo Simone, grazie. Senti, in chat se ne sta parlando proprio molto. Vuoi fare una considerazione riguardo a quello che dice Spina riguardo al numero di scarpa? Allora, Gianluca Spina, che tra l'altro ricordiamo essere un ex poliziotto che si è congedato tra l'altro con la qualifica di commissario, quindi era un ufficiale di polizia giudiziaria, fa un riferimento a una circostanza che viene riferita già nel libro Il Garbuglio di Garlasco e viene ascritta a Gabriele Bardazza. Gabriele Bardazza, che è un ingegnere forense, stabilisce in base alle foto, si rende conto in base alle foto degli operanti che le impronte delle scarpe sono state molteplici all'interno della casa. Ricordiamo per esempio che gli operanti non hanno indossato i calzari e che chiaramente i RIS sono stati costretti a chiedere a chi era entrato le scarpe per numero 26 scarpe, perché uno ne ha consegnati 2 paia, perché erano 25 le persone entrate, quindi andando per sottrazione con la scarpa dell'assassino. Tuttavia, per redigere una sorta di schedario, repertare sostanzialmente le scarpe, bisogna fare delle foto ortogonali. Ortogonale significa che questo è l'impronta della scarpa. La macchina fotografica con l'obiettivo deve essere a 90 gradi, quindi a perpendicolo perfetto o a piombo, come si dice. Quindi, dalle foto degli operanti, ma anche banalmente delle foto delle stesse scarpe, ci si accorge, Bardazza si accorge che, si è accorto illo tempore, che la maggior parte delle foto non sono state prese in maniera corretta, quindi con una foto perfettamente a piombo. Spina, con la sua esperienza, prende questa considerazione, va a vedere tutte le foto, perché qualcuno gliele ha passate, e si accorge che in base, lui fa un ulteriore passo avanti, lui dice che in base alla lunghezza, lui diceva 27 centimetri, con 27 centimetri non vanno a prendere l'impronta del piede, ma tutta la scarpa, quindi il piede non aveva lui diceva il 42 con 27 centimetri, ma in realtà bisognava togliere 2-3 centimetri a questa impronta per ottenere la taglia del piede, che quindi sarebbe stata una 39 o anche di meno. Lui faceva riferimento a questo errore nella tabella di conversione. Teniamo presente che già a quanto mi è stato riferito da altre fonti, già in sede di accertamenti peritali sull'impronta, già in primo grado c'erano state delle contestazioni della difesa, perché l'impronta veniva ascritta a una scarpa Frau numero 42, ma Stasi, che aveva anche scarpe 42, le Frau le metteva del numero 43. Quello che ha aggiunto Spina è un tassello superiore. Vedremo se ci sarà anche un riscontro, perché Spina potrebbe benissimo aver presentato un esposto in autonomia presso la procura di Pavia,
mettendo nero su bianco i suoi rilievi, perché ricordiamo che ogni privato cittadino, è facoltà di ogni privato cittadino, proporre, depositare un esposto o presso le forze dell'ordine o addirittura presso la Procura della Repubblica. Quindi in questo caso lui può aver depositato, adesso si fa telematicamente, anche a mezzo PEC, aver depositato una sua, chiamiamola perizia, un suo elaborato da questo punto di vista all'interno di un esposto. Grazie Simone. Allora, sì. Allora, se volete che vi si parli del SUV nero, iscrivetevi al canale e vi ricatto e mettete un like. Poi volevo salutare un attimo velocemente il mio caro amico, il famoso signor Fabrizio Marani e Daniela Bartolucci, che abbiamo ritrovato con Daniela. Abbiamo una vecchia storia da ricompattare. Simone, io voglio un attimo ripercorrere velocemente, anche per io già l'ho fatto in un'altra puntata, ripercorrere velocemente quello che fa Alberto la mattina. Voglio andare sulla scena del crimine con una mia considerazione, mi assumo io la responsabilità di quello che dico e voglio una tua considerazione, dove partiremo con quella famosa registrazione. Allora, Alberto quella mattina, ascoltate bene pure voi ascoltatori, diciamo che state in chat. Allora, Alberto Stasi quella famosa mattina del 13 agosto 2007, scusate se leggo ma ci sono un sacco di notizie. Allora, lui è a casa, sì, fa uno squillo alle 9:45, non risponde nessuno. Voglio subito una tua considerazione, Simone. Era già morta secondo te? Probabilmente sì, perché anche in sentenza di primo grado Vitelli stabilisce l'evento morte subito dopo o nell'immediate, diciamo, nell'immediatezza dell'apertura, della disattivazione dell'allarme perimetrale, ma secondo me potrebbe essere successo anche un quarto d'ora dopo. Non è per forza di cose un fatto connesso direttamente all'apertura dell'allarme perimetrale, tuttavia le 9:45 possono essere impostate come una sorta di cancelletto basso, cioè dire guarda alle 9:45 lui le ha fatto questo squillo senza risposta che all'epoca veniva chiamato drillo, mi ricordo già anche 10 anni prima c'erano, e lei non ha risposto. Quindi in questo caso lei probabilmente già non era più, o non dico magari morta, poteva essere stata vittima dei primi colpi, quelli che sono stati inferti all'altezza della scala che porta al piano superiore. Perché non ci dimentichiamo, nelle sentenze si dice che Chiara Poggi viene colpita da una persona entrata nella casa, mentre in realtà nulla vieta di pensare che lei stesse accompagnando una persona o più persone all'uscita, si sia voltata e questa persona l'abbia colpita in qualche modo dalla porta entrando verso casa. Certo, e questa è la prima scarica di colpi. Passano 10 minuti e poi c'è la seconda. Simone, lo dico sempre, è un elemento di non poco conto che fino al 2017-2018 si credeva che la morte di Chiara Poggi fosse in quella forbice tra le 11 e le 12, Simone. Quindi completamente un altro orario che ha cambiato completamente le indagini, no Simone? Sì, c'è da fare una duplice spiegazione, perché da un lato, come ho già riferito prima, la Procura della Repubblica usa come parametro per individuare la finestra, o meglio, usa come parametro la finestra del non alibi, della mancanza di alibi di Alberto Stasi, per individuare l'orario o l'epoca della morte, il ventaglio possibile per la morte di Chiara Poggi. Ma dall'altro le prime risultanze, quelle autoptiche, innanzitutto parlano di epoca della morte come mattinata, cioè come epoca della morte si riferiscono alla mattinata del 13 agosto. In subordine
andando a tenere una forbice più ristretta, il dottor Ballardini, che è stato poi il medico, l'anatomopatologo che ha effettuato l'autopsia di Chiara Poggi, stabilisce la seconda metà della mattinata, se non mi ricordo male dalle 10 alle 11:30. Quindi, e poi a seguito degli accertamenti peritali espletati sul computer di Alberto Stasi viene utilizzata invece la prima parte, dalle 9:12 alle 9:35. Quindi con maggiore centratura sulle 9:12, perché chiaramente alle 9:35 Alberto Stasi era sicuramente a casa sua in via Carducci ad accendere il computer, quindi, e poi a lavorarci sopra. Non era in via Pascoli o altrove. Bene, continuo Simone, che è importante pure che gli ascoltatori, insomma... Ah, Pasquale, perdonami. Il professor Avato e il dottor Fabri, che erano consulenti medico-scientifici della difesa, loro saranno i primi a stabilire come forbici di orario dalle 9 alle 10. Attenzione, questo è estremamente importante. E poi chiaramente converrà anche la procura, ma per ragioni non strettamente mediche. Bene. Sì, tu interrompimi se hai qualche cosa da dire. Alle 9, allora 9:45 non risponde nessuno. Alle 9:51 chiama la mamma di Alberto per salutarlo e stanno qualche, mi pare, 15-20 minuti. No. Di meno? No, pochi, stanno meno di un minuto, se non mi ricordo male. Ah, una cosa veloce, scusami. Sì, ma la madre di Alberto lo chiamava, verrebbe anche da dire, per vedere che fosse in casa e adempisse i suoi, Certo. i suoi, diciamo, doveri di Però, casalino. sì, la madre forse è di parte, però dirà che Alberto era tranquillissimo al telefono. Certo, lo dice la mamma, però diciamo così. Alle 10:45 fa un altro squillo e anche lì non risponde. Alle 11:15 ne fa un altro e ancora niente. Telefona ancora altre 2 o 3 volte fino alle 12:30. Ti ricordi, Simo, di questa cosa già ne abbiamo parlato, però è interessante sempre ripercorrerla. Alle 13:27 chiama e riceve una risposta muta da Casa Poggi durata 12 secondi. E tu vuoi rispiegarlo perché, Simone? Sì, allora, in base alle risultanze dei periti, già in primo grado la risposta muta è ascrivibile all'impianto, all'attivazione da remoto dell'impianto di allarme di Casa Poggi, perché consentiva di fare una chiamata, di aprire, tra virgolette, l'impianto e poi di farne un'altra, premere sulla tastiera telefonica una combinazione e quindi di andare ad attivare o disattivare l'allarme stesso. Quindi non c'è stata, da questo punto di vista, o meglio, io non posso dirlo perché non c'ero, ma la logica e la perizia di chi ha effettuato gli opportuni accertamenti tendono a escludere che ci sia stata una persona che a quell'ora abbia risposto fisicamente ad Alberto Stasi, anche perché la telefonata muta viene riferita da lui. Cioè, lui dice, e c'era la telefonata muta. Ho telefonato, qualcuno mi ha risposto e c'era la telefonata muta. Ma nulla esclude che in realtà ci fosse qualcun altro a parlare dall'altro capo del telefono. Tuttavia, il quadro raccolto, il quadro indiziario raccolto, tende a escludere una persona invece a proporre la tesi dell'allarme. Tant'è che lui poi, quando è fuori da via Pascoli al numero 8 e telefona ancora alla casa dal suo cellulare, ha un'altra risposta muta di 4 secondi, se non sbaglio. Quindi, evidentemente, si era attivato l'allarme da questo punto di vista. E c'era questa attivazione, che io immagino lui non conoscesse. Non è che uno chiama cioè sa anche di queste cose a casa dell'amorosa. Quindi non ha molto senso pensare che lui l'abbia fatto magari apposta o al contrario. Mi è capitato di leggere che lui, allarmato alle 13:27 da questa risposta muta, temendo che Chiara fosse ancora viva, si reca
in via Pascoli. Secondo me lui ci è andato indipendentemente perché aveva iniziato a capire che era successo qualcosa di irreparabile. Non perché lui si sia spaventato a sentire la risposta muta. Ecco. Grazie Simone. Proseguo. Volevo un certo Gregorio Indelicato ci dice live senza senso. Non leggiamo niente. Caro Gregorio, se vuoi rimanere rimane, se no per me puoi andare anche via. Non è che... Allora, caro Gregorio, ci sono 200 domande in chat e noi abbiamo un programma da seguire, ok? Allora, una prossima puntata fra 10-15 giorni prenderemo esclusivamente le domande in chat e faremo una puntata apposta, d'accordo? Però se abbiamo un filo conduttore e dobbiamo rispondere a tutte queste domande è un problema, d'accordo? Quindi noi finiamo un attimo tutto quello che abbiamo a dire. Vi assicuro che ci sono tantissime cose che vi renderanno soddisfatti, però adesso non posso prendere domande a caso, va bene? Caro Gregorio, se vuoi rimanere, rimani, se no per me te ne puoi andare, grazie. Allora, a questo punto, Simone, la Golf, Alberto Stassi, con la Golf va a Casa Poggi. Sì. Davanti a Casa Poggi, chiama 3 volte al citofono, ma Chiara non risponde. Quindi scavalca il muretto. No, chiama anche col telefono. Chiama anche col telefono. E sente che sta suonando dentro. Perfetto. Quindi poi scavalca il muretto, si avvia alla porta finestra con le tapparelle alzate. Le persiane. Avevano le persiane. Quella della cucina. E sente la TV accesa, è così? Prova a chiamare anche lì. Vede che la porta... tenta di aprire la porta e ci entra, sente la televisione a un volume basso, perché non era un volume alto o spenta, era proprio un volume basso, quindi lui va direttamente, o meglio, riferiamo sempre che il racconto che fa Alberto Stasi l'ha fatto sempre dall'inizio, si è sempre mantenuto coerente con questa versione, non l'ha cambiata, lui va verso la saletta, che in fondo era proprio sulla verticale dell'entrata, va in questo salottino, e trova la televisione accesa, ma a un volume bassissimo. Trova anche, poi vabbè ci sono varie risultanze, cerca comunque nei paraggi Chiara finché non si avvede, parole sue, della macchia che c'è per terra davanti alla porta soffietto. Tenta in maniera, diciamo, difficile di aprire la porta soffietto e poi riesce, perché la porta soffietto e c'è un trafiletto all'interno della sentenza di primo grado, si apre in maniera controintuitiva, ossia da sopra, quindi da piano terra, per aprirla bisogna fare un doppio movimento, mentre invece per aprirla dalle scale è molto più facile, come le porte d'emergenza, mi verrebbe da dire. Non c'è chiaramente il maniglione antipanico, ma in quel caso chi esce da fuori deve fare il movimento con la maniglia, mentre invece chi arriva da dentro basta che spinga. E lui poi, all'esito dell'apertura, molto probabilmente accenderà la luce che viene riferita dai carabinieri, dei primi intervenuti, che sono Serra e Muscatelli, come accesa. Quindi si avventura per 2 gradini e vede il corpo disteso in fondo alle scale. Informazione che darà anche agli stessi carabinieri intervenuti. Sì. Solo un attimo, tu Riccardo stai pronto? Ti chiedo Simone, perché io ho un'altra prospettiva. Ti chiedo, secondo te il bocconiano Stasi Alberto, secondo te era una persona intelligente? Allora, in senso astratto sì. Perché poi ti devo fare un'altra domanda. Prego. No, in senso astratto sì, ma è come ragionare sui test per il quoziente intellettivo. Ci sono persone che hanno come il quoziente intellettivo 180, ma poi non riescono a fare il tondo con un bicchiere. Si direbbe da queste parti il tondo col culo di una tazza, o fare la O col bicchiere. Quindi, a mio avviso, le persone devono anche vagliare cosa intendono per intelligenza. Anche perché tu puoi avere tutte le nozioni teoriche del mondo, ma poi metterle in pratica
di fronte alla fredda luce del giorno è un pelo diverso, anche perché possono succedere svariate variabili, svariati accadimenti che mandano a carte 48 il piano più geniale, il piano perfetto. Quindi in questo caso ti dico, sì, Stasi è una persona intelligente. Se tu mi fai la domanda successiva, Stasi avrebbe potuto raccontare quello che ha raccontato come prospettiva fittizia di un visitatore, di uno scopritore, non dell'aggressore? Ti dico subito no. No, a Però, meno che non si Simone, ipotizzi un sì, complice. fra poco mandiamo la registrazione, ma io ho un'altra prospettiva. Sì, Se io Alberto fossi stato l'assassino, sì, quando apro la porta, vedo le pantofole disseminate per la stanza, il sottovaso, il vaso per terra, vedo un mare di sangue. Io, se sono l'assassino, non entro. Aspetta un attimo, Riccardo. Io, se sono l'assassino, Simone, non entro. Chiamo i carabinieri, rimango fuori, sono salvo. no, avresti potuto fare anche l'opposto, ossia entrare, sporcarti e sporcare la scena del delitto proprio per dire sono andato al capezzale per vedere se era via. Non fare una soluzione. Bravo, La però soluzione intermedia è proprio la cosa più controintuitiva del mondo. bravo, perché scusami, ricordiamo, Simone, che il grave indizio, che veramente, diciamo, l'indizio regina di questo caso e di questo fatto, è perché lui ha le scarpe in tonze. Dice: come mai Il hai mancato calpestato? imbrattamento. Però manda questa registrazione di nuovo, perché voglio capire, Simone, se è una registrazione dello scopritore o è una registrazione del colpevole. Mandala un attimo, Riccardo, grazie. Sì, mi serve l'ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì, Via Giovanni Pascoli al numero? 29, la via senza uscita, la trovo subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? E credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse viva. Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede? E adesso sono andato ai carabinieri, c'è sangue dappertutto, lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente, eh? No, è la mia fidanzata. Quanti anni ha questa persona? 26. Ma lei è in casa adesso? No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso ti dico cosa è successo. Ecco, Simone, grazie Riccardo. Secondo te è uno scopritore o un assassino, Simone? Uno scopritore. Uno scopritore. Perché ci sono degli elementi. Allora, innanzitutto dall'altra parte la voce della persona è estremamente professionale. Questo va riconosciuto, perché è una persona che proprio tiene un tono tranquillo, voce calda, morbida, e lo fa parlare, che è la cosa più importante. Poi dall'altra parte lui, io mi metto nei panni anche di quelli che devono andare a vedere le risultanze, quindi lui fa la telefonata sostanzialmente la fa in prossimità della caserma dei carabinieri, ma c'è anche da dire che la caserma dei carabinieri è a 600 metri, poco più di mezzo chilometro. Con la macchina, io immagino che lui andando, allora, riaprendo il cancelletto perché non ha scavalcato, apre il cancelletto, lo chiude, scatta in macchina, fa il numero del 118, è terrorizzato perché dalla voce si sente che il tono non è monocorde o, come si dice, il tono è dritto, è un tono che saltella, quindi segno che lui sta vivendo un dramma interiore, e dice, si confonde sul numero. Qualcuno mi potrebbe dire ma sei confuso sul numero, la telefonata è comunque preparata, e ti confondi sul numero, e tra l'altro non riesce a dire Pascoli il numero, non dai un numero fittizio, sì. Dici 29 credo, e poi la via chiusa. Simone, tra l'altro lui dirà che fa tutte queste situazioni, cioè diciamo, parla di tutta questa situazione perché lui aveva paura che l'assassino fosse ancora dentro casa, giusto? Sì, ma lui l'ha sempre detto, e secondo me grazie a questo si sta portando
si porta da ormai 18 anni un senso di colpa, il fatto di non essere andato a controllare. Lui dice: sono scappato, immagino che abbia riferito, io sono scappato perché avevo questo panico. Ma nessuno di chi lavora nel settore dei servizi di emergenza ti dice che una telefonata del genere è precostituita, perché si sente che lui dice: sto andando dai carabinieri. Ma cosa vede? C'è sangue dappertutto. Credo poi tra l'altro gli venne contestato. Simone, Sì, aspettami, Sì. che arrivo, chiudo. Gli Certo. viene contestato addirittura in appello bis che lui avrebbe finto l'incidente domestico. Ma uno ascolta questa telefonata e dice: questo si sta facendo sotto, è scappato dai carabinieri perché c'è dietro il diavolo che lo sta inseguendo. Poi, Simone, però una volta per tutte, secondo il tuo parere, il tuo modesto parere, mi devi spiegare sdraiata per terra che significa. Cioè, lui che vede lui? Sdraiata dove? No, lui allora, teniamo presente che questa è una telefonata. È già per le scale sdraiata. Allora, questa è una telefonata che fa il 118. Lui quando arriva dai carabinieri, e tra l'altro c'è una continuazione, no? Giusto, Simone? Sì, ci sono Serra e Muscatelli, ma addirittura nei processi, quando hanno aumentato la qualità della registrazione di quei 43 secondi sotto al secondo 38, se non erro, si sente uno dei carabinieri che è dentro, perché lui è arrivato a tuono, a piedi, e l'hanno visto che era in uno stato non esattamente perfetto. Si sente che uno grida Andrea, riferito a Serra, e penso che sia Pennini, brigadiere Pennini, che poi prenderà il posto del maresciallo Marchetto una volta che quest'ultimo andrà in pensione. E arriva Serra e lui, Stasi, riferisce ai carabinieri cosa ha visto, e lui dice: è sulle scale in basso, capito? È già lì quello il riferimento. Lui al 118, ribadisco, al 118, dopo aver visto tutto quel sangue, lui è probabilmente emofobo, cioè ha paura del sangue. Lui è già tanto che sia riuscito ad arrivare alla caserma con la telefonata senza schiantarsi. E vi posso assicurare che le persone in stato di shock, avete 10 reazioni, avete 10 reazioni, studiate 10 reazioni teoriche, vedrete sull'ambulanza, vedrete l'11ª, la 12ª, la 13ª, la 14ª. I Stasi, io ho sempre pensato, da quando mi sono ascoltato la telefonata, ho fatto il ragionamento vedendo la mappa e tutto, e questo è un miracolo che sia arrivato sano e salvo dai carabinieri. Si sarebbe potuto schiantare alla prima svolta. Quindi è una persona che sinceramente è impaurita e non di poco. Sì, grazie Simone. Allora, dopo la gioia di ieri sera del 3-0 del nostro Milan sull'Inter, un'altra gioia ce l'ha Roberta Ripparini che dice che segue da anni il caso di Carrasco e secondo lei la nostra live è la migliore. Grazie Roberta. Grazie. Noi non prendiamo soldi, non vogliamo niente, cerchiamo di fare un servizio, di dare un servizio migliore, visto che abbiamo questo canale, cerchiamo di renderlo al meglio. Simone, una cosa veloce che mi sono scritto: le chiavi nell'ingresso, sì, le chiavi dell'ingresso non vengono trovate nella toppa, ma sul tavolo della cucina in una ciotola. Che significa secondo te? E questa, allora, vengono trovati nella Sotto c'è un'altra cosa sotto che è una chiavetta USB, non mi ricordo, c'è qualche altra cosa sotto. Sopra c'è il telefonino, la chiavetta e sotto ci sono le chiavi nello svuotatasche, una ciotola. Che idea ti sei fatto tu, diciamo, di questo? Allora, come nella migliore tradizione, sono gli elementi meno rilevanti ad essere quelli un po' più problematici e di difficile collocamento all'interno della questione, diciamo, dell'intero quadro. Perché? Perché bisognerebbe presupporre che Chiara abbia aperto cioè, usando le chiavi, ma poi come avrebbe fatto ci si dovrebbe domandare come avrebbe fatto poi a mettere le chiavi da qualche altra parte, rimetterle lì.
Cioè, tendenzialmente io disattivo l'allarme, apro la porta, mi colpiscono e le chiavi chi è che le rimette lì? Le toglie dalla toppa e vengono rimesse lì. L'assassino. E me le rimette esattamente sotto lì, a meno che Chiara Poggi non abbia aperto con un altro paio di chiavi fatte sparire, ma non è stata mai denunciata la sparizione, oppure la scena è stata rimaneggiata. Cioè, c'è stato un tentativo di, possiamo dire, ripulitura, c'è stato una sistemazione dei luoghi, però da lì, questa è una delle classiche incoerenze, una delle non poche incoerenze che ha fatto pensare che la dinamica non sia stata quella fissata nelle sentenze passate in giudicato e che hanno condannato Alberto Stasi, ossia che ci sia stata un'altra persona che abbia poi sistemato le chiavi esattamente in quella posizione sotto il telefono e sotto la chiavetta USB. Qualcuno mi ha anche suggerito, ha detto, ma sono state messe sotto eventualmente da una persona intervenuta in una seconda battuta per quasi a far vedere, nasconderle sotto proprio per mettere in evidenza il telefonino e la chiavetta e la pennina. Però questo secondo me è un po' un tiro lungo, come dicono negli Stati Uniti. È un'asserzione un po' improvata e improvabile da questo punto di vista. Viceversa, lasciandoci alle spalle tutte le varie congetture, è evidente che quelle chiavi nella dinamica della sentenza omicidiaria, della sentenza, non sarebbero dovute rimanere lì, a meno che avrebbero dovuto metterlo nero su bianco. Alberto Stasi si è chinato, le ha tolte dalla toppa e le ha messe di lui di sua spontanea volontà. Grazie Simone. Enzo Benito Moretti, no? È da settembre 2004 sicuramente che hanno riattivato tutte le indagini. Forse ho qualche dubbio che si parli addirittura di 5-6 mesi prima. Vuoi che la procura di Pavia riapra il caso perché secondo te non c'è niente di anomalo? Aspetta qualche tempo, te lo sto dicendo. Aspetta qualche tempo. Scusa Simone, devo finire una cosa importante. 800 che ci seguono e 100 like. Che dobbiamo fare? Almeno i like non costano niente. Basta premere. Abbiamo bisogno dei vostri like, non abbiamo bisogno più di niente. Simone, prego. Allora, scusami, un altro poi veramente faccio parlare te. Un altro elemento strano, Simone, è che gli hanno dato la libertà, la semilibertà. Può essere un altro campanello d'allarme. Prego, Simone. Allora, chi si è espressa in maniera contraria alla concessione della semilibertà? Chi si è espressa? La Carla Scheri? No, la procuratrice generale della Corte d'Appello di Milano, Francesca Nanni. Che ha ostacolato in tutti i modi la riapertura del caso della strage di Erba? La procuratrice generale Francesca Nanni. Giusto. Chi sono le persone che hanno tentato di riaprire le due sue ex colleghi alla Procura Generale della Corte d'Appello di Milano? Però no, allora, facendo meno dietrologia e rimanendo un po' più centrati, alla Procura Generale di Milano non hanno preso bene molto probabilmente l'intervista di Stasi, ma l'intervista di Stasi è stata concordata con la direzione dell'amministrazione penitenziaria, quindi è stata anche tra l'altro molto sobria, tranquilla, centrata, non ha fatto delle affermazioni un po' discutibili come quelle a suo tempo di Parolisi. Poi su Alberto Stasi le relazioni sono ottime, le relazioni di servizio che fanno i vari, che vi posso assicurare che non sono esattamente dei ritrovi di educande, i carceri, soprattutto le persone che ci operano, operano intendo dire a livello di amministrazione, quindi educatori, psicologi, dottori, sono persone molto sgamate e capiscono se uno tenta di fregarle o meno. Quindi su Alberto Stasi, avendo dato delle valutazioni ottime,
quelle valutazioni in sede di tribunale di sorveglianza hanno avuto molto più peso del nulla osta negativo da parte della Procura Generale. Questo va detto, perché chi lo fa per mestiere, l'educatore, lo psicologo, opera in quei contesti molto disagiati, ha un peso specifico maggiore rispetto al magistrato, a meno che non si parli di casi estremamente controversi, ma questo non lo è. Qualcuno, come anche tu mi hai riferito, chiede se magari la riapertura del caso abbia giocato in senso positivo. Ti dico di no. Secondo me, anzi, può essere stato anche un qualcosa di controproducente, ma ribadisco, il ragazzo, anzi ormai un uomo di più di 40 anni, si è sempre comportato bene, è sempre stato propositivo e positivo, quindi la direzione del carcere ha dato parere ottimo da questo punto di vista, con un'ottima possibilità di reinserimento nella società. Teniamo presente che Alberto Stasi con la semilibertà va a migliorare, ma di poco, il trattamento di cui già usufruisce, perché lui già lavorava fuori dal carcere, doveva tornare in carcere per la notte, adesso può trascorrere più tempo fuori dal carcere, pur con alcune limitazioni, ad esempio non può tornare a Garlasco e limitrofi, ma può partecipare anche a altre iniziative volte al reinserimento all'interno della società. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, toccando ferro. Grazie Simone. Benito, abbiamo il segreto investigativo, ma resta sul pezzo. Simone, le mutande sono riapparse le mutande in un'altra forma. Quello che vuoi sulle mutande. Allora, le mutande non sono state repertate. E ce lo disse Linarello. No, le mutande ci sono stati dei test, se non mi sbaglio il Combur, che ha stabilito che era sangue, perché si tratta di mutande in sporche, ma non si è capito di chi siano, non si è capito, il liquido, comunque quello che è stato trovato sopra, che cosa sia, e soprattutto non si è arrivati appunto a un sequestro, perché bisogna sequestrare le risultanze che possono poi sfociare in una prova, le risultanze, quindi non il corpo del reato. C'è un altro termine che ora mi sfugge momentaneamente, perdonatemi, ma è fine settimana e sono le 10:30, ma devono essere sequestrate, perché non sono res nullius, cioè di nessuno, ma sono appartenenti a una persona. In questo caso non si è proceduto. Quelle mutande, così come sono apparse con il relativo sacchetto, così sono scomparse dalla scena. Mi verrebbe da dire un po' come i cucchiaini da questo punto di vista, i famosi cucchiaini nel lavello della cucina. Ennesima stranezza. Teniamo presente che su queste mutande è stato scritto e ipotizzato di tutto, ossia che assieme alla camicia rossa, che non pare essere di Chiara, fossero parte di un rituale di magia sessuale, oppure che fossero parte di un depistaggio, perché sono state portate, oppure che fossero un oggetto legato a un'altra persona che aveva inserito il proprio vestiario nella lavanderia, non si capisce a quale titolo, e che poi, dovendo togliere i propri vestiti per evitare di lasciare un proprio segno, li abbia, un segnale di presenza, abbia tirato fuori tutto e l'abbia mollate sul divano. L'unica cosa che mi sento di escludere, francamente, rimane il fatto che Chiara Poggi le abbia depositate lì, che poi tra l'altro viene riferito che le mutande all'interno del sacchetto erano piegate. Quindi mi verrebbe da dire, chi è che va a piegare delle mutande all'interno di un sacchetto sapendo che sono sporche e vanno portate in lavanderia? Certo. Cioè, è un altro elemento non indagato, che quindi è doppiamente strano. A me sembra quasi che ci sia qualcuno dall'alto, ogni tanto mi sovviene questo pensiero chiaramente complottista, e ne chiedo perdono, ironicamente, a che qualcuno dall'alto abbia detto questo si analizza e questo no. Non nell'ottica dell'economia processuale, o meglio, di indagini, ma proprio nell'ottica di dire tanto il colpevole ce l'abbiamo già, è questione di tempo,
Tutto questo noi indaghiamo. Teniamo presente che la maggior parte delle impronte riferite e repertate all'interno della casa sono state le impronte degli operanti. Cioè, stiamo Simone, parlando di facciamo... gente che doveva avere i guanti e non li ha usati banalmente, quindi non mi Certo. stupisco di nulla, ahimè. Sì. Simone, facciamo contento quel cattivone di Gregorio. Mm. Perché Chiara faceva ricerche su pedofilia, anoressia e quant'altro? È una bella domanda questa, perché non c'è allora, non è che non c'è una risposta, ma uno, purtroppo, la proprietaria della chiavetta non può più rispondere alle nostre domande. Alberto Stasi non ne sa nulla, la famiglia men che meno, ma mi viene anche da dire che la famiglia non sapeva neanche delle querelle, delle litigate che aveva avuto Chiara sul posto di lavoro alla SM, le famose cape iene, oggetto di vari messaggi con le colleghe. La famiglia era non dico che fosse tenuta completamente all'oscuro, però molte situazioni vissute da Chiara, lavorativamente parlando, non le conosceva. Quindi, secondo me, Chiara aveva mantenuto il massimo riservo, sempre che quella chiavetta fosse sua. Qualcuno ne ha dubitato, io sono abbastanza sicuro che fosse sua. Ha fatto delle indagini le cui risultanze noi vediamo su quella chiavetta, ma le cui origini, cioè il motivo che l'ha spinta a fare quelle indagini, non ci sono. Mi ricordo che qualcuno recentemente aveva anche parlato non solo dei delitti irrisolti, che vengono anche inseriti all'interno di alcuni articoli su quelle chiavette, non solo le cartelle pedofilia 1, 2, 3, ma c'erano anche delle fotografie degli attentatori di Columbine, che è stato un attentato capitato negli Stati Uniti, ormai parliamo più di 25 anni fa, e che era stata una strage compiuta da due studenti della stessa scuola, Sì. con un volume di fuoco piuttosto importante. E anche lì non si è saputo il perché di quell'immagine particolare. Simone, un'altra cosa, perché fa sparire i mozziconi di sigarette ma non la spazzatura, quindi il frutto, l'estate buccia di banana? Allora, io su quel Ti sto punto... mettendo in difficoltà stasera. No, questa è una domanda interessante, ma fa capire un'altra cosa, ossia che le persone entrate in quella casa non erano, o meglio, non c'è stato una sorta di collegamento operativo tra quelle persone in ordine alle azioni post-mortem di Chiara Poggi. Perché se io mi porto a commettere un reato all'interno di una casa e ho dei complici, banalmente un furto, perché ci sono dei casi di cronaca in tal senso, faccio sparire le prove che ricadono sotto di me, per esempio i mozziconi di sigaretta, mentre io vado da un'altra parte della casa per vedere se ci sono cassaforti o altri oggetti da sportare, chi è lì dei miei complici prende, apre e si mette a mangiare un frutto, apre il frigorifero e vede quello che c'è nel frigorifero. Guarda che è successo diverse volte all'interno di furti in case, anche di un certo pregio, e li hanno beccati col DNA, non solo con le sigarette, che è una roba più da CSI, ma anche col DNA su cucchiaini, su stoviglie, piatti, via dicendo. Attenzione, su bicchieri. Probabilmente le persone non si sono coordinate, uno ha fatto sparire le proprie sigarette, i mozziconi delle sigarette fumate, l'altro ha mangiato e ha buttato, l'altro, unitamente magari anche non a Chiara Poggi, ma a un'eventuale terza persona, ha preso e ha buttato via tutto. Lì non si parla solo di incompetenza degli organi operanti, ma si parla anche di una buona dose di fortuna da questo punto di vista. Chiaramente l'incompetenza c'è, perché vanno a vedere nel cestino della spazzatura 8 mesi dopo l'omicidio, all'indomani della riconsegna, di sequestro della riconsegna della casa alla famiglia Poggi. Io, fossi stata la famiglia Poggi, mi sarei messo le mani nei capelli, perché significa veramente fare le indagini un tanto al chilo. Ma in questo caso
anche ammettendo l'incompetenza degli investigatori, lì mi viene anche da pensare che hanno avuto una buona dose di fortuna, perché, come ci spiegava Linarello, hanno infilato dentro la buccia di banana nel cestino, essendo stato un ambiente molto contenuto, quello del cestino con il sacchetto, i batteri della fermentazione della banana hanno probabilmente mangiato, comunque corrotto anche le impronte digitali che sono fatte di materiale residuo umano depositate sui vari fruttolo e statè. Quindi questa è anche una connotazione negativa che implica comunque una buona dose di fortuna. Certo. Max Joe, vedi che abbiamo anche vinto la Supercoppa italiana, non dimentichiamolo, non parliamo. Senti, in tanti ne hanno parlato, Simone, perché diciamo se lei era allergica, intollerante al lattosio, a quelle cose là, aveva il fruttolo in frigorifero? Probabilmente perché in famiglia C'è mangiavano, qualcuno? c'è qualcuno che lo mangiava, ma anche banalmente soggetti anche il papà e la mamma, non è detto che lo dovesse mangiare solo il fratello. Mi viene anche da pensare che tenere il fruttolo bisognerebbe anche controllare la data di scadenza. Anche? Che non è molto lunga in effetti, eh? No, non è molto lunga perché yogurt e vari hanno sempre delle date massimo un mese, quindi magari tornano a casa. Io mi ricordo che per esempio Marco Poggi doveva tornare a casa e poi ripartire con Sempio e altri amici, quindi posso immaginare che l'abbiano lasciato in frigo dicendo prima o poi qualcuno se lo mangia, ecco, Certo. non per forza di cose. Ma sulla questione dell'intolleranza c'è anche una domanda laterale, ossia perché Chiara Poggi il giorno prima ha mangiato la pizza con Alberto? Evidentemente perché l'intolleranza poteva manifestarsi di più mangiando yogurt, latte, formaggi, mentre invece magari un formaggio cotto, quindi una mozzarella cotta sulla pizza, pesava di meno sull'intolleranza e quindi aveva meno problematiche. Poi teniamo presente che non mi ricordo poi se lei assumesse dei farmaci per digerire meglio lattosio e caseina, questo non lo so, però c'è questa diciamo apparente incoerenza. Certo. Simone, mi vuoi parlare velocemente delle 60 impronte di cui si parla in questi giorni? Allora, ci sono 60 impronte che non sono state riferite. C'è anche da dire, mi è venuto in mente, quando ho visto Andrea Sempio accompagnato dal suo legale Angela Taccia presso gli uffici del nucleo investigativo, se non mi sbaglio, dei Carabinieri di Milano, quello sito in via Moscova, però potrei sbagliarmi. Quando ho visto che lui era stato richiamato perché ufficialmente il laser non prendeva bene le impronte come il caro vecchio metodo con l'inchiostro, mi è diciamo venuto in mente che potrebbe, e qua veramente stiamo andando a ricordi di una vita fa, potrebbe essere stato un escamotage per parlare a quattro occhi con qualche membro della polizia giudiziaria, visto che c'è il segreto istruttorio e visto che Sempio viene monitorato H24, immagino, ma è logico che sia così, da parte degli appartenenti delle forze dell'ordine, trovare una scusa per farlo tornare negli uffici degli organi inquirenti poteva essere un pelo difficile, quindi potrebbe essersi trovato questo escamotage per andare a fargli rendere qualche dichiarazione. Teniamo presente che sono dichiarazioni eventuali che vengono coperte dal segreto istruttorio. Questo è estremamente importante ricordarlo. Ma se mettiamo caso che Sempio magari si ricorda di una cosa particolare che gli è venuta in mente e che è riferita a 18 anni fa, o ha trovato magari un altro scontrino per dire deve portarlo, non è che alza il telefono e dice buongiorno, oggi mi vorrei presentare alla procura di Pavia con queste risultanze e col mio avvocato. Appena dopo neanche 10 minuti da che ha fatto la telefonata si trova i giornalisti davanti alla procura. Invece con questo sistema
con le necessità tecniche gli si può dare una corsia preferenziale e anche eventualmente parlare con chi di dovere. Noi qua vediamo molto poco perché, come ribadisco per l'ennesima volta, c'è il segreto istruttorio ed è giusto che sia così, perché diversamente le persone sarebbero messe sulla graticola H24, come nel film con Gianmaria Volonté sbatte il mostro in prima pagina. Senti, ho ascoltato pure la live che ha fatto Marchetto insieme a Palmecciani, se non sbaglio. No, riguardo al capitolo bici, Simone, lui dice, sono andato da Nicola Stasi a vedere le bici. Sì, Non sarebbe stato più utile portarsi appresso la Bermani? lui dice di no perché sostiene che comunque Ricordiamo che aveva scusa Simone, ricordiamo che la Bermani è quella che vede quella bici Franca Bermani. diciamo la analizza tutti gli elementi in perfetto stile, cioè lei dice proprio il copriruota la molla, cioè lei parla proprio perché La stella. ne aveva avuto una in gioventù. Prego Simone. Sì, tra l'altro lei riferisce un particolare molto importante, ossia che la sella era tirata era tirata molto in alto, perché è una bici che, essendo da donna, ha un volume più basso rispetto a quella di un uomo. Anche non ha la canna dritta, ha la canna bassa, e tutta una serie di altri accorgimenti proprio per l'utilizzo da parte delle donne. Teniamo presente che lei riferisce di questa sella con le molle cromate che è molto è in alto, quindi come se fosse stata utilizzata da una persona alta, quindi mediamente un uomo, ma questo è un qualcosa di più. Marchetto, se non mi ricordo male, lui sostiene di essere andato col verbale o comunque di aver ascoltato la descrizione che ne ha fatta la Bermani. Poi Marchetto passerà una serie di guai pressoché infinita per questa testimonianza, per il caffè con Tizzoni e Sindoca e tutta un'altra serie di situazioni, e verrà condannato per falsa testimonianza proprio dalla Jeep Girl, da quella che diventerà giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli, che all'epoca era giudice al Tribunale di Pavia. Però va anche tenuto conto che la bici in uso al magazzino di ricambi di Nicola Stasi è diversa ed è di bassa qualità. È bassa qualità, perché se voi la vedete, ci sono le foto che abbiamo già girato qualche tempo fa, in occasione del processo di appello bis, è una bici, quella che viene definita una biciclettaccia, una bici quasi da lavoro, tra l'altro con il cestino, e ha una sella veramente scarsa, molto senza molle, con tutti i particolari che ha riferito la Bermani. C'è anche da dire che la stessa bici, pur con una descrizione lievemente differente, viene vista da Manuela Travain, che abita anche lei in via Pascoli, e con la sua macchina si sposta verso l'inizio della via. Poi vede anche altre cose, ma questo è un altro discorso. Però sulla questione della bici Marchetto passerà una serie di guai. Tra l'altro Marchetto non fa neanche un'altra cosa che sarebbe stata estremamente utile, andare a recuperare lo storico degli accessi dell'allarme, perché quello avrebbe tagliato totalmente la testa al toro, in quanto avrebbe dimostrato che il magazzino non c'era stato un accesso al magazzino nei giorni a cavallo dell'omicidio di Chiara Poggi, perché quella bici viene riferita da Nicola Stasi essere a magazzino. Mi verrebbe anche da dire, Stasi, se fosse andato lì con la bici, avrebbe comunque comportato, dopo l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe comportato un allungamento dei tempi, quindi un restringimento della finestra temporale in cui collocare l'omicidio al ritorno a casa e eventuali azioni di ripulitura, di depistaggio. Quindi Certo. Quella bici è improbabile che sia stata usata, è rimasta lì, anche perché poi una volta che mettiamo caso che Stasi torna a casa, non torna là, ma come e dove avrebbe potuto riportarla al magazzino? Senza farsi vedere in pieno giorno, tra l'altro, perché a quel punto lui girava con la bici, l'avrebbero pizzicato, invece niente. Quindi è probabile che la bici sia rimasta là. Tra l'altro non è stato dimostrato che lui conoscesse
il sistema d'allarme del magazzino, quindi con il codice alfanumerico e non avesse neanche le chiavi. Quindi anche lì ennesima aporia, cioè domanda senza risposta. Sì. Se non mettete il like del SUV nero non ne parliamo. Volete mettere sto like o no? Grazie. Simone, in chat mi chiedono, ma Andrea Sempio aveva un alibi? Andrea Seppio ha il suo alibi sono i genitori. Sono i genitori, il papà e la mamma, e poi il famoso scontrino. C'è stato anche un discorso a proposito delle celle telefoniche, però io che ho letto la richiesta di archiviazione, soprattutto il decreto di archiviazione del GIP Lambertucci, che all'epoca era giudice per le indagini preliminari a Pavia, comunque quel decreto di archiviazione lascia parecchi dubbi, soprattutto perché Sempio non ha un alibi così forte, ha uno scontrino. Lui racconta di essere andato a Vigevano, di aver parcheggiato in piazza Sant'Ambrogio, che è a ridosso di piazza Ducale, e poi essersi recato, ma non c'è prova di nessuna telecamera, non c'è prova non ci sono testimonianze di eventuali amici che lui avrebbe incontrato a Vigevano. Non si riesce a capire lui perché si è andato a Vigevano di lunedì sapendo che la libreria Feltrinelli sarebbe stata chiusa. Poi, dopo essere tornato da Vigevano, si ferma a casa della nonna a mangiare. Quindi in quel caso abbiamo un ritorno su Garlasco, in cui c'è la nonna che testimonia che l'ha visto mangiare a casa sua. Ma anche per la questione del padre e della madre che è andata a fare la spesa, torna a casa con l'unica macchina, a quel punto poi il padre dice che l'ha visto, lui dice che non ha visto il padre perché sarebbe stato da basso, dove aveva la sua piccola officina laboratorio. Anche qui sono state testimonianze ad excludendum, cioè non sono state delle testimonianze vagliate, c'è un buco. Tra l'altro, chi ha visto, chi ha guardato chi ha controllato tutte le site, si è fatto un lavoro di verifica, di cernita di tutte le risultanze. L'agenzia di investigazioni che era stata incaricata dalla madre di Alberto Stasi e dal collegio difensivo di allora, dallo studio Giarda, proprio per controllare e rivedere se ci fosse stata qualche altra pista secondaria lasciata perdere. È da lì che è emerso il nome di Sempio, è da lì che poi sono stati controllati tutti gli alibi riferiti dai genitori. Simone, Marchetto dice, tu mi senti, sì? Sì. Ok, aspetta un attimo. Mi sentite? Un attimo di pazienza che Pasquale rientrerà. Eccolo qua. Così funziona. Marchetto dice, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, perfetto. Allora, Marchetto dice che in concomitanza con, adesso andiamo al dunque, in concomitanza con l'avvistamento della bici con una donna da parte di Muschitta, lo stesso aveva visto in una traversa un SUV piccolo nero. Volevo chiederti, la persona nel SUV nero e la persona in bici si conoscevano? Allora, bisogna fare un incrocio di due testimonianze. La prima è quella del negoziante di Garlasco, Gianluca Vignati, che vede transitare alle 8:30, se non sbaglio, il SUV nero, che dovrebbe essere un Daihatsu Terios, che è un piccolo SUV appunto di colore nero che andava in voga in quegli anni, e vede a bordo e riferisce di aver visto a bordo Maria Rosa Poggi, sorella di Giuseppe, nonché madre delle gemelle. Dall'altra parte, la testimonianza tanto criticata e ritrattata di Muschitta vede da un lato
la persona, la ragazza in bici che lui riferisce essere Stefania K, e dall'altro riferisce di questo piccolo SUV nero parcheggiato, però non possiamo innanzitutto sapere se fosse quel SUV, cioè se fosse innanzitutto lo stesso modello, soprattutto se fosse quel SUV. Quindi allo stato attuale è una connotazione che lui dà. Dall'altra parte, sulla questione di Stefania K, se dovessimo aprire il vaso di Pandora non finiremmo più, perché la testimonianza di Muschitta è logica e coerente, tuttavia lui in seguito alla sua testimonianza verrà citato persino dal gruppo Vitelli, il quale parlerà nel liquidare la testimonianza di Muschitta, dovendolo fare per una sorta di economia processuale a livello di sentenza, come di collage creato in buona fede dal Muschitta per andare ad aiutare la situazione di Alberto Stasi, che lui, mi pare che sia scritto anche in sentenza, che lui percepiva, la cui carcerazione percepiva come ingiusta. Questo è in quanto. Tuttavia è evidente che il GUP non abbia ascoltato le intercettazioni, perché Muschitta nell'intercettazione famosa riferisce al padre Piero di aver detto la verità. E quindi sostanzialmente ritrattando, seppure in via del tutto irrituale, la ritrattazione che aveva fatto. Prova ne è che poi Muschitta verrà anche poi rinviato a giudizio per calunnia e poi il GUP, il Tribunale di Pavia, disporranno il luogo a procedere, o meglio, la soluzione, perché il fatto non costituisce reato. Vabbè, questo è quanto. E dall'altra parte, sul SUV nero, la testimonianza che verrà anche riferita dall'avvocato Colli in sede di primo grado, sempre Vigevano, non troverà poi riscontro, ossia che il negoziante Vignati vede la macchina, ma è l'unico che la vede. Viceversa c'è un'altra circostanza interessante. L'avvocato Ermanno K, che riferisce di essere stato a casa sino a una certa ora, in realtà era andato con la macchina verso Milano, tant'è che il casello più vicino a Garlasco, quello di Casei Gerola, registra il telepass, registra il suo passaggio presso quel casello ad un orario antecedente rispetto a quello riferito. Quindi, però, da qui a stabilire un complotto volto alla soppressione, all'omicidio di Chiara Poggi, secondo me ne corre veramente tantissimo da questo punto di vista. Secondo me, però, sempre secondo me, perché io purtroppo non ho la sfera di cristallo, la testimonianza di Muschitta può essere anche vista in un'altra ottica, ossia come siccome la testimonianza di Muschitta non arriva subito, ma arriva al 27 di settembre, quindi un mese e mezzo dopo l'omicidio, può essere vista come come prova in negativo dell'esistenza di una tesi accusatoria già formata e proprio granitica, che doveva andare contro Alberto Stasi. Quindi scevra da possibili ripensamenti. Quindi in quest'ottica la testimonianza di Muschitta, che era molto più forte rispetto a quella di Gianluca Vignati, il negoziante di Garlasco, doveva essere tolta dal tavolo. Mi viene tuttavia da pensare a chi possa essere stato così potente, mettiamola così, da entrare dove si stava tenendo la SIT chiusa, andare non a minacciarlo, ma andarlo a convincere a ritrattare la testimonianza. È vero che De Giuseppe ha riferito di minacce che ci sarebbero state riportate, e qua mi viene in mente, forse c'entra il super testimone? Punto di domanda. Ma dall'altra parte, secondo me Muschitta si è impaurito più per le conseguenze del processo che per le presunte minacce che avrebbe ricevuto. Tant'è che il padre, Piero, lo tranquillizza dicendo: vedrai che, al telefono, vedrai che andranno avanti e cercheranno in base a quello che tu gli hai riferito. Quindi certo, cerca di tranquillizzarlo, perché è evidente che lui abbia detto quello che ha visto.
Però c'è da dire, fare un'altra, perdonami tutti i miei vari distinguo, Certo. io mi metto anche dall'altra parte, faccio anche l'avvocato del diavolo. Bisogna anche capire che lui ha visto effettivamente qualcosa, e questo c'è nella sentenza di assoluzione per l'accusa di calunnia. Ma bisogna vedere come l'ha interpretato il suo cervello. Perché se io sono abituato a vedere ragazze bionde che assomigliano a Stefania K, passa via Charlize Theron con quegli occhiali, quelle scarpe e l'attizzatoio, io dirò che assomigliava per capelli a caschetto, anzi a baschetto, come nel verbale. Io dirò, ho visto Stefania K, ma è passata via Charlize Theron, capito? E quindi bisogna capire lui poi cosa ha tradotto da questo punto di vista. Dire, sì, ho visto questa ragazza, mi sembrava Stefania K. Però non dimentichiamo che Stefania K dalle 9.37 è al telefono con una compagna di università. Attenzione, Certo. questo è importante. C'è da dire che però la questione della finestra temporale dell'omicidio di Chiara Poggi non verrà definita sino al 2009. Non verrà definita sino al 2009, quindi quando si parla di alibi, finestre e quant'altro, bisogna stabilire che la finestra 9.12, 9.35 viene definita e validata, tra virgolette, dalla pubblica accusa solo a processo di primo grado in corso, per la questione famosa, come dicevo prima, dell'alibi telematico di Alberto Stasi. Prima si pensava a un orario più avanzato all'interno della mattinata. Questo è importante. Poi, Sì, grazie Simone. prego. Passione ci chiedono fortemente di avere il Zanella. Speriamo di averlo a Zanella con noi fra qualche settimana. Vediamo un attimo. Ascoltaci Gianluca. Gianluca mi disse che voleva venire, ok, perché glielo dissi, ho 50 domande per lui. Solo? Solo passione di Gamo, dice lei, mi dice Pasquale, ci vorrebbe anche un contraddittorio. Io ne ho chiamati 3 e non vogliono venire. Cara passione di Gamo, che devo fare? Non vogliono venire, evidentemente non si sentono in grado di reggere a quello che No. diciamo noi. No, Magari, no, se vuole venire qualcuno, Simone, magari io ne ho no, parlato già. ma Pasquale, cioè io per esempio, Magari venissero, no? Magari no, venissero. ma io sono il primo a volere eventualmente un contraddittorio, però tu come anzi possono ben constatare gli ascoltatori, io sono abbastanza equilibrato dal punto di vista delle valutazioni, anche perché, ribadisco, come ha detto la collega Bocellari qualche settimana fa, invitando i giornalisti a avere un garantismo maggiore nei confronti di Andrea Sempio rispetto a quello utilizzato nei confronti di Alberto Stasi, cioè bisogna comunque pensare che in Italia esiste la presunzione di non colpevolezza. Quando per esempio io sento tanti giornalisti, tanti curiosi che parlano per esempio della testimonianza di Marco Mosquita De Montis e la assumono acriticamente, sia in un senso che nell'altro, dicendo è stato un tentativo di depistaggio, no, è vero, è stato lui che è stato minacciato. Io dico sempre, ragazzi, ricordatevi che una persona che vede anche un fatto all'apparenza semplice, ma che poi viene connotato e contestualizzato all'interno di un evento molto grave, posso citarne alcuni, ne dirò uno a caso, Giovanni Bonadia per il processo della Uno Bianca, può avere delle ripercussioni sulla psiche delle persone che non conosciamo. Cioè pensate che Mosquita De Montis è stato trascinato ai carabinieri per riferire quanto aveva visto, con tutte le conseguenze che abbiamo visto poco tempo fa, dai suoi colleghi di lavoro e dalla sua responsabile. Cioè, teniamo presente che Mosquita De Montis non sarebbe mai andato a testimoniare di sua spontanea volontà. Sono stati il suo entourage, le persone che aveva intorno, che gli hanno detto vai dai carabinieri, anzi la sua responsabile l'ha accompagnato e ha detto adesso riferisci quello che hai visto. Poi evidentemente si sono attivati altri meccanismi tali per cui Mosquita De Montis ha ritrattato quanto ha visto, però quella testimonianza non può sparire. Cioè esiste, bisogna capire lui effettivamente chi o cosa ha visto. Certo.
saluto tutti quelli che sono. Il mio desiderio sarebbe quello, la prossima puntata che farò la settimana prossima, fra qualche, insomma, 10-15 giorni, sarebbe che quando faccio una puntata di Carlasco veniate prima da me e poi andate dall'altra parte, perché vedo che tanti che stavano là sono venuti adesso qua. Vi siete persi tantissime cose, va bene. Simone, dove lavorava Muschitta? Muschitta lavorava alla SM, che è omonima della municipalizzata di Pavia, ma riguarda Vigevano, che è il secondo comune per popolazione della provincia di Pavia. E anche lui doveva andare per un controllo in via, non via Pascoli, come è stato erroneamente riportato, ma in una via poco dietro, che è via Mastronardi, tra l'altro. Altra connessione e coincidenza strana, Mastronardi è famoso scrittore del Maestro di Vigevano, morto suicida negli anni 70. Doveva andare nella via dietro, dalla mappa non è riuscito a vedere che via Pascoli in realtà è chiusa era chiusa ai tempi da un muretto di 20 centimetri, essendo con la macchina, non con un fuoristrada, è tornato indietro, e nel tornare indietro ha visto la famosa ciclista con quello che lui diceva essere un attizzatoio. E da lì poi nasce tutto il discorso del riferimento. Però, ribadisco, è una testimonianza che va presa con le pinze, va presa per com'è. Quello che è estremamente interessante dal punto di vista investigativo è tutto quello che è accaduto dopo, perché lui avrebbe potuto dire: ho visto un alieno che guidava un disco volante e aveva l'attizzatoio, però la faccia era così, così, così. Ma poi mi viene da dire, al netto del paradosso che ho fatto, mi viene da chiedere: perché andare a farlo ritrattare? Perché farlo ritrattare? E poi soprattutto, perché non hanno chiuso il verbale ravvisando un'evidente ipotesi di reato e chiedendo e facendogli nominare un difensore di fiducia? Perché è questo che va chiesto. Io da avvocato la prima cosa che mi sono messo in testa come domanda da fare a chi ne sapeva più di me, dire: perché il verbale di Muschitta, che si chiude con la ritrattazione, non si chiude poi con l'apertura di un fascicolo, meglio di un fascicolo, perché il fascicolo c'è stato, gli hanno fatto le intercettazioni che non vengono disposte così, ma col fatto di essere informato della qualità di indagato, della qualifica di indagato, e chiaramente di poter nominare un difensore. Ma questa è proprio evidente, questa stortura. A me sembra quasi che sia stato fatto apposta e lui avesse una sorta di qualifica di mezzo che non esiste nel nostro ordinamento, ma esiste in quello americano, di metà testimone, metà indagato. È una qualifica che nel nostro ordinamento non esiste. O sei testimone o sei indagato, non esiste una via di mezzo. Bene, grazie Simone. Prendiamo qualche domanda e poi chiudiamo, anche per fare contenti i nuovi ascoltatori che sono venuti un po' in ritardo, ma vi perdono lo stesso. Simone, Chiara, secondo te ha dormito da sola la notte? Che se ne dibatte molto. Allora, lei con tutta probabilità ha dormito nel suo letto. È vero che il salottino, quello che conteneva la televisione, che funzionava a un volume ridotto, reca dei segni di una colazione che con tutta probabilità è la sua, e anche la presenza di 2 cuscini. Io ho ipotizzato... Simona, scusa, la colazione verrà ritrovata nello stomaco, no? Sì, la colazione, vengono trovati i resti della colazione nel salottino e poi nello stomaco, e questo serve già a stabilire una prima forbice temporale, che dal giudice Vitelli viene stabilita, sempre nel processo di primo grado, come effettuata la colazione intorno alle 9, perché Chiara nei messaggi telefonici riferiva a Stasi, nei giorni precedenti, anche in occasione della vacanza di Stasi in Inghilterra, come di solito in periodo di ferie in corso verso le 9, 9 e mezza. Quindi da lì poi si è capito, con la forbice temporale dell'omicidio, tutta una serie di connessioni. In seconda battuta, sul divano erano presenti 2 cuscini, quindi parrebbe logico ipotizzare,
alla luce dei resti della colazione, che lei abbia riposato lì guardando la televisione, probabilmente attendendo qualcosa da fare dopo una certa ora. Non penso che ci fosse una seconda persona all'interno della casa, a meno che non si voglia ipotizzare che possa aver dormito nel letto del fratello Marco, come aveva già fatto più di una volta Stasi, e poi sia uscito autonomamente. Però questo noi non lo possiamo sapere. A tutt'oggi il letto di Marco Poggi non risulta aver avuto altri inquilini. Invece per quanto riguarda il letto di Chiara, dalle foto che si vedono, che forse un paio le hai trasmesse anche tu, perché si vedeva il computer, si vedeva la collocazione di vari oggetti, di suppellettili, è stato utilizzato quella notte. Quindi con tutta probabilità Chiara Poggi ha dormito in quel letto. E in subordine poi si è spostata, nelle prime ore del mattino, si è spostata da basso. Poi magari ha fatto colazione e si è messa anche a riposare, mi viene anche da ipotizzare. Non è detto che le persone o la persona o le persone che potrebbero esserci state insieme a lei fossero già state presenti. Possono essere entrate anche alle 9:12. Certo. Saverio, Marco volevano sapere delle mutande. Se restavate con noi, ne abbiamo parlato per un quarto d'ora, adesso non è che ci possiamo ritornare più. Possiamo dire che la questione delle mutande, che le mutande con tutta probabilità vengono collocate volontariamente o involontariamente, questo non lo possiamo sapere, successivamente all'omicidio di Chiara Poggi. Mi sembra un po' strano che lei in autonomia le abbia messe lì o siano andati a prenderle mentre lei si intratteneva magari con qualcun altro lì al piano terra. Teniamo presente che è stato trovato il sacchetto al piano diciamo terra. Al primo piano sono state trovate, se non mi sbaglio, 2 o 3 mutande, sempre facenti parte dello stesso, io lo chiamo stock, ma sempre con la stessa origine. Simone, sul divano letto, nel letto sopra, c'è qualche DNA? È stato preso qualcosa? No. Capelli? No. Niente. Ma non è stato repertato oppure non c'era proprio niente? Penso che l'abbiano controllato e non abbiano trovato segni evidenti di interesse. Nel piano sopra penso che proprio che abbiano fatto una prima repertazione, ma non abbiano trovato nulla di evidente. Se no sarebbe stato sicuramente, l'avremmo trovato, se non in prima battuta, anche in seconda. Bisognerebbe vedere il fascicolo con tutte le repertazioni. Però immagino che sia stato effettuato qualche cosa, se no hanno anche guardato il computer di Chiara, per esempio, i periti del primo grado, e hanno proprio analizzato tutto il contenuto. Sì, fammi un attimo vedere se riusciamo a prendere qualche domanda. Un attimo solo. Simone, riguardo alle sette sataniche e compagnia bella, già ne parlasti la volta scorsa, vuoi dire giusto 2 battute? Allora, io so che ne ha parlato, so perché li ho visti in varie puntate che ha fatto Luigi Grimaldi, che è stato autore delle Iene, è stato quello che ha praticamente riaperto giornalisticamente il caso di Garlasco insieme a Alessandro De Giuseppe, sempre per le Iene. Sulla questione della pista satanica posso dire che ci sono degli elementi molto suggestivi, non in senso giuridico giudiziario, nel senso che vanno a suggerire una tesi, ma suggestivi nel senso che danno degli elementi di interesse, di spunto giornalistico e investigativo non indifferenti. Anche perché, come dicevo all'inizio della puntata, avere così tante morti accidentali anomale e suicidi in un paese di meno di 10.000 abitanti, soprattutto concentrati in uno spazio di tempo abbastanza ristretto, inquieta un attimino. Dall'altra parte, però, ipotizzare una setta satanica, meglio, l'operato di una setta satanica non è così facile, perché, a mio avviso, e si vede anche nell'esperienza comune delle bestie di Satana, c'è sempre
un qualcosa che viene lasciato, se non a livello di testimonianze, a livello di quella che viene definita prova mancante. Non nel caso specifico dell'omicidio di Chiara Poggi, ma più in generale, perché c'è sempre qualcosa che fuoriesce da una situazione di tranquillità, di calma e di quiete. Simone, scusami un attimo. Dice chi lo dice? Silvi, alla Sforzesca operava una setta non satanica ma sfruttava ragazzine, se ne occupò la procura di Novara. Allora, la Sforzesca è una frazione che c'è poco a nord di Garlasco, e dove abitava tra l'altro un mio conoscente che è mancato nel 2007 per un incidente stradale. Vabbè, lasciamo perdere, brutta storia. Sì, mi ricordo di questa vicenda, però mi pare anche che tra l'altro si ricolleghi di riffo di raffa un'altra vicenda che menzionava Grimaldi, che è quella delle cosiddette bestie di Novara. Perché? Come accade per esempio per la questione delle bestie di Satana che operavano nella zona di Busto Arsizio, Varese e dintorni, c'è una sorta di livello inferiore che è quello della manovalanza, più un livello, chiamiamolo superiore, ne uso termini volutamente vaghi perché le vicende sono molto più complicate di quello che so io, di chi è mia conoscenza, ma anche di quello che risulta, e questi, diciamo, manovratori operavano anche in altre province, tra cui anche quella di Novara. Poi io nel caso del specifico non ne sono a conoscenza, perché se è intervenuta la procura di Novara, che confina direttamente, la cui provincia confina direttamente con la Lomellina, è perché evidentemente l'insieme dei principali reati era in provincia di Novara. Quindi io su Vigevano, anche sulla Sforzesca, so alcune cose, ma questa mi sfugge, con promessa poi di andare a ricontrollare nello specifico. Grazie Simone. Facciamo giusto l'altro quarto d'ora, veramente chiudiamo. Mettete i like, non ne mettete mai uno. Va bene. Simone, riguardo alla vignetta di Sempio, ti ricordi quel particolare? Aspettate un attimo, eccola qua. Pratiche magiche, abusi sessuali, minacce, gli orrori della setta delle bestie, psicologi, maestri di danza, manager, i 26 alla sbarra per associazione delinquere e violenze di gruppo. Agli atti le storie di 9 vittime. Il gruppo è stato attivo per 30 anni. Setta delle bestie, qua. Procedevano Corte d'Assise di Novara competente per territorio, ma c'è tutta una questione che alla Sforzesca, eccolo qua, Casa dei Boschi di Cerano nel Novarese, che è il comune immediatamente a nord di Vigevano, Milano, Vigevano, località Sforzesca, Case Nuove, e poi a Montubeccaria nell'Oltrepò Pavese e a Rapallo. Il gruppo è operato dal 1990 al 2020. No, interessante sicuramente. Infatti, come ti dicevo, è qualcosa che va poi a intersecarsi con la vicenda delle bestie di Novara. Quindi, aspetta un attimo, eccoci qua. Dice Roberta Lipparini, ma voi due, Pasquale e Simone, cosa ne pensate? Non lo possiamo dire, cara Roberta. Se siamo garantisti, che facciamo? Ci mettiamo a dire le cose? Io penso Roberta, io penso in maniera neutra, senza fare né nomi né cognomi, penso che l'omicidio, uno, non sia stato commesso da Alberto Stasi, ma due, che sia stato commesso con delle modalità talmente feroci che lasciano ipotizzare almeno 2 persone, e se non in collaborazione tra di loro, una ha eseguito e l'altra poi può avere coperto. Di più mi riesce difficile ipotizzare con degli elementi concreti. Non ci dimentichiamo, Simone, non ci dimentichiamo la traccia di DNA di Ignoto 2 che stanno vagliando. State attenti. Anche La vignetta di Sempio, Simone.
Cioè, abbiamo parlato di satanisti, abbiamo parlato di sette, adesso arriva la questione della vignetta di Sempio. La Un po' vignetta di ambigua, ce lo chiedono i ragazzi. la vignetta di Sempio, al netto del fatto che se voi leggete il decreto di archiviazione, è stata inserita su Facebook qualche ora prima della condanna in appello bis di Alberto Stasi. E già uno mi riferiva, mi dice, vedi, è stata fatta prima, quindi Sempio non lo sapeva. Io so solo che quel giorno era attesa la sentenza, avrebbero potuto anche assolverlo. Però quello che c'è scritto in quella sentenza è un invito, secondo me non ad Alberto Stasi, ma a altre persone a rimanere in silenzio e non riferire. Qualcuno poi, facendo 2+2 a livello di sette, di satanismo, di suicidi misteriosi, quello che è, ha ipotizzato una presunta appartenenza di queste persone a una setta satanica. Io, senza spingermi oltre, posso anche ribadisco quello che ho detto prima, ossia che secondo me quel contesto era un po' malato, perché i suicidi non è che se una persona ordina a un'altra di suicidarsi, questa in automatico lo fa. Poi per 3 persone, perdonatemi, ma io qualche dubbio ce l'ho, secondo me c'è proprio qualcosa alla base di malato. Uso questo termine volutamente ampio. In seconda battuta, la questione della vignetta, secondo me, era un messaggio trasversale. È molto peculiare. Si rifà al Piccolo Principe, si rifà al disegno che è molto, e si rifà anche alla volpe che dice una cosa precisa. Quindi, a mio avviso, c'è proprio un messaggio che viene veicolato a altri soggetti che hanno la chiave di lettura. E io, perdonatemi, ma temo che Stasi non abbia quella chiave di lettura per capirla. Cioè, è un modo per dire, oggi ci sarà una sentenza, ma ricordatevi, voi dovete tenere la bocca chiusa, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. Ipotesi. Però da lì a capire quale sia la chiave di lettura è un bel rebus. Simone, il mio amico Gian mi dice, chiede che profondità di confidenza viene tra le gemelle K e Chiara, anche quelle ma ambigua, diciamo. Allora, ci sono solo le SIT delle gemelle K, non abbiamo altra testimonianza, non abbiamo la controprova di Chiara. Non abbiamo la controprova di Chiara, però mi verrebbe da dire che motivo avrebbero per mentire. Cioè, piuttosto di non l'ho conosciuta, non ci ho parlato, andavo a prendere il caffè, una sigaretta, 2 cazzate e via. Invece sembra che stiano indorando la pillola sempre di più. Certo. Mi verrebbe da chiedermi perché. Ma Paola poteva dire, no, ci ho parlato, le ho chiesto un favore, per esempio, di fare le punture, non siamo riusciti a combinare, basta. Ciao Federico, c'è Federico Ligure, eccomi per un saluto. Federico, spero che sia, mi pare che tu andrai da Federico la settimana prossima. Federico, spero che sia stato un ottimo incontro con il mio grande amico Antonio Segnini, e poi la seguirò domani in differita. Sì. Federico, hai messo il like? Non lo metti mai anche tu il like? Mettete il like. No, Federico, penso che sia il primo a metterlo. Simone, ascolta. Però aspetta, Pasquale, prego. Tornando al discorso della setta, che secondo me è importante, allora io faccio riferimento. Luigi Grimaldi, che ha esperienza non solo teorica, ma anche pratica sul campo come giornalista investigativo, ha le sue buone ragioni per ritenere comunque l'omicidio un omicidio rituale. Io, dal mio punto di vista, sono più possibilista da un certo punto di vista, ma più concreto dall'altro, quasi un po' democristiano. Però mi piace spiegare. Cioè, io penso che se c'è stata una sorta di congrega, chiamiamola così, di gruppo, o anche possono essere state anche 2 persone che hanno ammazzato Chiara Poggi, e poi ci sono le altre che sono a conoscenza ma che mantengono il segreto, non serve per forza di cose ipotizzare che tutte insieme facciano parte di una setta satanica. Attenzione, perché io ho sentito veramente anche delle ipotesi basate sulle indagini di Grimaldi, che io peraltro stimo, ma se uno mi viene a dire, ok, Grimaldi ne ha parlato con contezza e anche con cognizione di causa, ma se arrivano altre persone a dire, ma c'era questo, quest'altro, ricordiamoci che all'interno di Garlasco c'erano già delle voci di una setta, tant'è che lo riporta anche
Gabriella Ambrosio nel Garbuglio di Garlasco, ma sai, è facile dire, Tizio, Caio, Sempronio si vedono, vanno magari di notte a fumare un cannone in mezzo ai boschi, sono una setta satanica, come accadeva quando eravamo ragazzini, che ci ammantavi di mistero dei fatti o comunque dei comportamenti che poi andando avanti scoprivi che erano normalissimi. Teniamo presente che invece da questo punto di vista, ritornando all'ipotesi primaria, può darsi che una o più persone abbiano commesso quell'omicidio e poi che ci sia stato un tentativo di occultamento, depistaggio. Per esempio, un depistaggio banalissimo può essere stato quello di aver portato la camicia rossa e le mutande per far pensare chi fosse intervenuto successivamente a un tentativo di violenza o di contro a un rituale, perché poi mi viene anche da pensare, ma quale setta lascia poi le prove del crimine non è che ha lasciato solo il paio di pantofole bianche, hanno anche messo la camicia, le mutande, quello che mancava solo, il candelabro e il pentacolo avevamo risolto. Cioè, capito? Secondo me ci può essere un depistaggio anche in quel senso, non bisogna esagerare in un senso o nell'altro, bisogna stare su una logica molto concreta. Certo. Simone, Paola dice, la vignetta non è opera di Esempio, ma è scaricata da un sito internet. Lui l'ha scelta e l'ha postata perché, parole sue, a livello di quarto grado, gli piaceva. Lui ha detto mi piaceva e l'ho postata. No, non è sua, chiaramente. Se fosse così bravo a disegnare probabilmente farebbe il fumettista. La vignetta, tra l'altro, se non mi sbaglio, l'autore poteva essere ungherese o polacco, se non mi ricordo male. Ai tempi l'avevo scaricata anch'io. Parliamo di 8 anni fa, per vedere. Mi ricordavo questo particolare. No, non è di Esempio, sicuramente non è di Esempio. Simone, Stefania K, sempre prendendo dalla chat, dice alla sua amica Lucrezia che si era vista con Chiara alle 11 quella mattina. Perché dirlo? Non so se sia Lucrezia, perché mi pare che sia stata una persona, perché Lucrezia ha il telefono quella mattina alle 9:37, ma mi pare che... Allora, la questione delle telefonate, lei, a quanto ne so, aveva telefonato anche a un'altra persona. Quest'altra persona ne aveva parlato con alcuni giornalisti chiosando la sua piccola testimonianza, dicendo la procura di Vigevano ha visto i tabulati delle telefonate, mi contatteranno loro e io riferirò quanto detto a voi, perché non è detto che le persone poi vadano volentieri in procura, magari ne parlano con i giornalisti, dicono due cose, poi il giornalista chiama in procura, il procuratore vede la cosa, vede del tabulato telefonico e va a prendere il test per farlo deporre a SIT. Cosa irrituale che purtroppo accade. Ma in questo caso mi pare che non sia stata Lucrezia, perché questa persona poi non verrà neanche ascoltata, questo test misterio donna non verrà neanche ascoltata. Lucrezia so che ha fatto la telefonata, so che nel pomeriggio riceve un messaggio da parte di Stefania che gli dice che la ragazza ammazzata a Garlasco era sua cugina. Poi tutta una serie di altre cose, telefonate, non telefonate, che non vengono risposte, trova diversi numeri sulla sua segreteria telefonica e scopre che la stanno cercando dalla procura di Vigevano perché deve deporre a SIT su quello che le ha riferito Stefania K. Quindi anche quello sono riuscito a leggere perché è stato riportato, ma nulla di più. Ok, Simo, 2 o 3 cose veramente chiudiamo, dai. C'è Bibi23 che insiste, che ti devo chiedere se vuoi parlare di nuovo degli articoli che archiviava Chiara, che cosa ne pensi? Allora, ammesso non concesso che quella chiavetta fosse sua, e secondo me lo era, però c'è qualcuno che ha portato il dubbio, secondo me lei era interessata a un insieme di omicidi irrisolti all'interno della zona, della sua sfera di influenza. Omicidi che potrebbero essere connessi, anche perché sono reati irrisolti, quelli di pedofilia. Molte volte non è che uno arriva e nel giro di 2 giorni
trova i colpevoli. In questo caso si parla di reati di un certo tipo. Tra l'altro in uno degli articoli salvati da Chiara si parlava pensa al paradosso, dell'utilizzo, casi della vita, l'utilizzo delle tecniche di DNA, che fai conto che dal 2007 ad oggi hanno fatto un salto quantico, per risolvere i cosiddetti cold case, i casi freddi. Quindi secondo me lei, però ribadisco, lei non l'aveva detto, Alberto Stasi non l'aveva detto ai suoi genitori, secondo me ci stava lavorando privatamente. Potrebbe averne parlato con la persona sbagliata, mi viene anche da chiedere. Però anche qui, chi non ci dice che ci sia stato un personaggio a SIT, che è stato già escusso a SIT, che ne abbia parlato con Chiara ma poi non l'abbia riferito a SIT, cioè dicendo sapeva questa cosa, non ne ha parlato a SIT perché sa che parlarne a SIT di questi argomenti l'avrebbe esposta o esposto a una serie di conseguenze. Bene. Capito? Sì, certo. Salutiamo Giulia che secondo me è stata dalla concorrenza e adesso ci viene a salutare. La stessa cosa dice di Ornella. E Ornella però prendiamo questa domanda di Antonella, di Ornella, scusa. Ti ricordi, Simone, è quella L'altro piccione, sì, perché ne parlava con la collega, quella che viene utilizzata come FDM. C'è scritto, viene menzionata come FDM, adesso non mi ricordo il cognome, e lei parlava nei messaggi con Chiara, perché erano entrambe nella stessa situazione che dovevano andare a convivere, e parlava di questo piccione che era uno spasimante di Chiara Poggi, un presunto spasimante, però mi pare che sia stato discusso a SIT e lui abbia riferito che il suo corteggiamento a Chiara era puramente platonico, che non c'era mai uscito fisicamente. Tra l'altro c'è una circostanza riferita anche in atti in cui il telefono di Chiara aggancia due celle che sono a distanza di 20 minuti in macchina da una parte all'altra di Milano, e quindi è evidente che Chiara si sia recata da una parte all'altra di Milano probabilmente perché è accompagnata da una persona, però di più non so dire da questo punto di vista. È una delle piste che non sono state investigate, se non altro anche per toglierci questi dubbi. Sono state investigate molto relativamente, e soprattutto la persona, questa FDM, questa collega di lavoro di Chiara, riferisce anche del famoso secondo telefono che non è stato trovato, anche se in sentenza di primo grado si stabilisce che il telefono, l'asserito secondo telefono, sarebbe il telefono precedente utilizzato da Chiara Poggi, che era stato ritrovato poi nella scatola nella sua camera e non era stato utilizzato proprio in corrispondenza del passaggio al telefono nuovo. Questo è quello che mi ricordo. Sì, Simone, dice Pietro, Stasi ha scoperto del piccione dopo la morte di Chiara, infatti lui prova disgusto nelle sue espressioni facciali quando parla di lei, è così? Allora, sulla questione del disgusto e del disprezzo che è stato riferito da Spina, io ho qualche dubbio, non tanto perché, ma sulle motivazioni, perché non è così, cioè il fatto che tu scopra che la tua fidanzata o dall'altro caso il tuo fidanzato abbia dei corteggiatori / corteggiatrici non è di per sé un motivo per provare disprezzo e disgusto. Io per esempio avevo suggerito a Spina, nell'ambito del seminario che aveva tenuto, che il disprezzo e il disgusto potevano essere anche riferite all'ultima visualizzazione di Stasi, di Chiara da parte di Stasi. Lui, ricordando tutto quel sangue, aveva veramente il disprezzo e il disgusto. Scusami Simone, scusami un attimo. Col piccione al telefono va alla grande, con l'altro non tanto. Di chi parla? Sì. Di chi parla, Chiara? Uno penso che sia Alberto Stasi. Il secondo... Alberto è piccione o è l'altro? E ci sono due piccioni. Due piccioni con una fava.
due piccioni con una fava, ma anche l'altra, la sua interlocutrice parla di diverse persone, corteggiatori, capito? Sì. Non stiamo parlando, infatti a me la questione che mi ha sempre dato un po' da pensare, che Chiara Poggi a 26 anni, nel pieno della sua gioventù, invece viene beatificata manco fosse Maria Goretti. Questo significa, perlomeno dal mio punto di vista, significa non rendere giustizia alla vittima in prima persona. Stai parlando di una persona che comunque sta facendo tutta una serie di esperienze di vita. Io dubito che tradisse Alberto da questo punto di vista, poteva avere un'amicizia particolare. Sul disprezzo e il disgusto ribadisco la mia tesi, poi Spina mi ha detto che secondo lui è un'altra cosa, però da lì a esprimere disprezzo e disgusto o dire il famoso semplice, semplicissima con un certo tono perché ha scoperto un corteggiatore senza avere alcuna prova del tradimento, secondo me è un triplo salto mortale, perché lo stesso Spina ci va molto cauto con tutti i dovuti crismi sulle origini di questa cosa. Io poi, parlando con lui, ho detto che a me ha dato l'idea più che di disprezzo e disgusto, quasi di rancore, ma anche lì sono sensazioni, sono veramente sensazioni. Secondo me bisogna guardare un po' più alla logica, vedere i fatti e capire quali erano i rapporti. Poi ribadisco, parlare di disprezzo e disgusto per aver espresso questo corteggiatore, Certo. il famoso piccione, secondo me il piccione non è stato. Pure un'altra cosa, Simone, sì, scusa, un'altra cosa che a me personalmente dà fastidio è quanto dicono il fatto che, diciamo, non consumavano sessualmente, erano soli in casa. Allora, allora, spiego a chi di dovere. Dal 5 al 9 agosto è confermato che Chiara avesse le mestruazioni, ok? Loro il 10, lo dice Alberto, fanno l'amore sicuramente e poi evidentemente non lo fanno, ma non è che c'era l'obbligo per forza di farlo, Simone, o no? Non è allora, sono a me 4 anni che stanno insieme, qual è il problema, no? No, ma pensa che viene riferito, non facciamo nomi e cognomi, ma i destinatari di questa cosa lo sanno bene perché sono anche riferiti in due libri, in ben 2 libri sono riferiti, quindi uno l'ha scritto tra l'altro una persona, quindi che sa benissimo chi è, facevano riferimento come a una situazione stantia e che lui, sentendosi sotto pressione, poi questa situazione avrebbe concorso al movente per uccidere Chiara Poggi, che secondo me è folle come movente. Poi come realizzazione dell'omicidio è ancora più folle, ma lasciamo perdere. Ma sinceramente erano insieme da 4 anni. Sappiamo benissimo che Alberto Stasi ha un comportamento un po' borderline, ma in senso buono, perché lui ci sono i messaggi. Scusami, Simone, permettimi un attimo. C'è Giulia, dice a Stasi non piaceva, eccetera. Evidentemente a Stasi non piaceva fare così, però gli piaceva andare a casa sul computer e fare delle cose. No, Pasquale, no, Sì. facciamo un passo indietro. Ma scusami, ci sono libri in cui viene scritto nero su bianco che Alberto Stasi, tipo il primo che è uscito, che è questo, è quello di Alberto e Chiara, la verità di Garlasco, Sì. che ci sono le chat trascritte di lui che propone a lei i completini e lei gli dice sì, sono contenta. Cioè non stiamo parlando di una coppia di due che devono rimanere vergini sino al matrimonio, capito? Stiamo parlando di 2 giovani che hanno esplorato la loro sessualità e hanno portato avanti le loro esperienze di coppia. Addirittura nella sentenza c'è scritto, nella sentenza che ho qua davanti, la sentenza di primo grado c'è scritto che il movente il movente non è quello, non può essere, ma anche a livello potenziale non è quello. Cioè, infatti il fatto che sia stato proprio tirato in ballo il fatto di una presunta impotenza di Alberto viene riferito anche dal perito giudice Porta, viene riferito poi nel libro Il Garbuglio di Garlasco, che andando a prendere il caffè con gli altri periti, puntini, riferivano di questo.
Cioè, ti fa pensare che ci sia stata proprio una diffamazione seriale proprio volta alla creazione di un presunto movente, ma è evidente dalle chat. E tra l'altro ti dirò di più, i genitori ignoravano anche questo, ma è normale che siano, perché anche i genitori sono stati giovani in passato e anche loro hanno fatto le loro mattane, cioè non è che per forza di cose dovesse essere Santa Maria Goretti come se la immaginavano Certo. tutti, come è stata beatificata post mortem, tra l'altro Sì. recando le mostrelle. Scusa, Simone, io rispondo a Roberta, almeno ditemi qual è il movente. Allora, il movente mio non lo posso dire, non lo voglio dire. Simone, dimmi tu il tuo movente, qual è? Al netto di tutta la vicenda. Guarda, io posso dirti solo una cosa, un omicidio così feroce, cioè devi avere, lì non è stato uno che, a me viene da fare un parallelo con un altro omicidio, ma lasciamo perdere. Qua non c'è stata una professionalità nell'uccidere Chiara Poggi, qua c'è stata una ferocia belluina, cioè da belva, di una persona che aveva dentro un rancore, un odio, ma qualcosa che ti spinge a usare un oggetto, possiamo anche ipotizzare l'attizzatoio, ma qualsivoglia. Hanno detto anche in primo grado un paio di forbici, ma un martello, ma con una violenza tale nei confronti di una persona che oggettivamente... Dunque, Simone, sì, ti volevo chiedere, scavato prima di dentro. tutto, certo, volevo dire, Giulia, ti ha detto il movente, se non andavi a cena e mi ascoltavi, te lo dicevo. Simone, secondo te è una persona giovane? Può essere una persona giovane, ma può essere una persona soprattutto che non ha, cioè una persona, come posso spiegarti, una persona che sia forte. È per quello che anche sulla questione delle gemelle K, poi Paola era stesa a letto, ma anche su Stefania K non poteva avere la forza, la vis per colpire una persona con quella violenza. Se tu vedi le foto di Stefania K, perché tutti mi dicono, ma l'hanno vista con la bici, io ho detto, ragazzi, avete visto le gambe e le braccia di Stefania K dell'epoca? Certo. Cioè, devi avere una forza, ma non per colpire una volta, per colpirla diverse, cioè, non è così facile, pesa. Poi rischiate anche che vi rimanga bloccato il braccio perché vi tirate uno stiramento alla schiena, non perché io sia quasi ai 50, ma perché capita anche con soggetti molto più giovani. Cioè deve essere un soggetto, presumibilmente, ti dico io la mia opinione, maschio, che può avere dai 20 ai 50, ma che sia una persona dotata di una certa forza, non un quindicenne, non un ottantenne, per intenderci. Una persona dotata, e con tutta probabilità un maschio, non una femmina. Soprattutto perché, ribadisco, facendo riferimento a Stasi è stato riferito, quindi è una dichiarazione del relato, cioè lui aveva problemi a vedere il sangue, quindi soprattutto di altre persone. Quindi io immagino che se lui avesse visto fosse stato in quella situazione, ancorché in transagonistica, sarebbe collassato dal mio punto di vista, perché ci sono diversi episodi in cui lui vede il sangue e rischia di svenire. Simone, Maria Rosa dice che lui, ad esempio, faceva arti marziali? Faceva Krav Maga, ma perdonami, Krav Maga significa comunque, vabbè, adesso i puristi mi uccideranno, però fai conto che i judoka mi hanno riferito che Krav Maga è un'arte marziale israeliana, in realtà sia scopiazzata da loro, ma sostanzialmente un judoka o comunque un esperto di arti marziali riesce a utilizzare un'arma lunga, ancorché non tagliente, in maniera decisamente più efficace ed efficiente di chi ha colpito Chiara Poggi. Chiara Poggi è stata colpita non scientificamente, è stata colpita con furia da questo punto di vista. Non è stata colpita, ti faccio un esempio, come la povera signora Cherubini a Erba, che è stata colpita con un coltello, probabilmente con due, ma con persone che hanno utilizzato il coltello in maniera perfetta. Questa è stata colpita al volto proprio con violenza, non è stata colpita un colpo qua e un colpo in pancia, è stata colpita, pum pum pum, l'ha continuata a colpire in faccia. Cioè, è evidente che lì ci sia stata una persona che aveva
quantomeno del risentimento. Simone, l'impronta delle scarpe, a tuo avviso, può essere anche non dell'assassino? Allora, sull'impronta delle scarpe, la sentenza di primo grado, che si basa sulle risultanze, dice che per esclusione sono 3 le impronte, quelle con la suola Pallini, sono quelle che hanno calpestato il sangue della vittima quando ancora era liquido, tant'è che lo portano in giro. E questo è importante stabilire, perché già l'essiccazione del sangue sarà uno poi dei punti di discordia principali all'interno delle varie sentenze. Però secondo me sì, con tutta probabilità l'assassino, perché non scordiamoci che poi va anche in bagno, si mette sul tappetino, probabilmente il tappetino quello di fronte allo specchio, si guarda e si asciuga con uno dei 2 telimare che spariscono, teli di spugna grandi che la madre di Chiara Poggi riferisce la figlia che usava sotto il porticato quando prendeva il sole, era fuori perché non amava tanto prendere il sole Chiara Poggi. Però è importante stabilire che è stato quantomeno sul tappetino. Perché è stato sul tappetino? Perché si doveva ripulire. Ancora oggi c'è gente che sostiene che se fosse sul tappetino si sia lavato con le mani, ma non c'è sangue nei sifoni, non c'è sangue in alcun sifone nel bagno, piano terra. Certo. Quindi non ha usato l'acqua. Il lavabo era sporco. Quindi quello era sicuramente l'impronta dell'assassino. Sì. Poi, Simone, questo io ho fatto tantissime puntate su tanti omicidi e ce ne sono 3 uguali praticamente. Carlasco, c'è quello di Natacella, simile, molto probabilmente compiuto da una donna, quindi è vero che anche una donna può fare queste cose. E un altro pure emblematico è quello di Simonetta Cesaroni, la 29 coltellate, tutte di impeto. Cioè, tutti questi 3 omicidi, però, diciamo, l'elemento principale è l'odio, tutto questo impeto che c'è in tutti e 3 gli omicidi. Quindi probabilmente può essere una cosa personale, Simone. sì. Secondo me è una cosa veramente personale. Però da lì poi a far discendere tutta una serie di conseguenze io non saprei, perché, ribadisco, è stata fatta una beatificazione di Chiara Poggi e conseguentemente Stasi è stato presentato come il bocconiano dagli occhi di ghiaccio, l'assassino che stava tentando di scappare, c'è stata una sorta di incravattamento di Stasi in un determinato ruolo, c'è stato il plotone d'esecuzione, giornalistico e non, e poi chiaramente bisogna pensare che se c'è un innocente in carcere ci sono anche dei colpevoli a spasso, però lì bisogna avere le prove, bisogna avere il quadro indiziario, un quadro istruttorio piuttosto forte che stabilisca, senza tutti i dubbi che si è portato dietro questa sentenza di condanna con la Cassazione bis, stabilisca anche responsabilità, colpe e che sia credibile, sia come anche nel caso mi viene da dire, visto che c'è Federico, il caso di Bossetti, che le corti, primo grado, appello e Cassazione, rinunciano a fare una ricostruzione, quindi mandando al gabbio, mandando al carcere, all'ergastolo Bossetti con una non ricostruzione. Sulla base di che cosa? Senza movente, sulla base di un elemento, a dirla tutta, un po' contestato, come il DNA sullo slip e sugli leggings di A. Cioè, certo. Noi qua abbiamo un meccanismo molto simile, anche se Stasi ha tentato, per 2 gradi ci è riuscito, di sfuggire alla gogna giudiziaria, finendo poi condannato con la sentenza di Cassazione bis, con la conferma dell'appello in realtà, ma con anche la requisitoria del procuratore generale, che io ribadisco essere un unicum nella giustizia italiana. Cioè, il fatto che un procuratore generale in Cassazione chieda l'appello ter, non sia solo la parte, ma lo chieda al procuratore generale. Certo, io adesso mi rivolgo ai colpevolisti che
e apprezzo che comunque anche loro abbiano un'idea di quello che possa essere successo. Chiedo ai colpevolisti, ma nel momento in cui c'è quella forbice 9:12, 9:35, 23 minuti, no? Avete collocato tutti gli elementi e siete così sicuri che in 23 minuti si potesse fare tutto con una bicicletta? Al di là di tutto, poi io se devo andare a ammazzare o no, io vado con la macchina, non vado con la bicicletta, Simone. No, ti spiego, ma a parte la fase preparatoria, ma io posso andare anche a piedi, ma c'è un problema di base che mi aveva anche rappresentato Linarello in privata sede. Ma Stasi, sul computer, se avesse commesso un omicidio di quel genere, come ha fatto a ripulirsi? Perché sul computer che ha usato ci sarebbe dovuta essere una microtraccia di sangue. Non c'è niente. Come ha fatto? Minarello mi ha detto, è lì che già capisci, perché sul computer arrivi pieno così raso di sangue, o vai in giro con una tuta da imbianchino o da astronauta, con i guanti, e poi ti pulisci, anche perché quando ti tiri fuori la tuta poi rimane un po' di sporco, cioè, e quindi ti avrebbero visto tutti, oppure tu eri a casa tua. Eri a casa tua. Poi tra l'altro Stasi, a me viene sempre da dire che Stasi è un po' come il gatto di Schrödinger. Cioè, ci sono delle volte che lo dipingono come genio del crimine e altre volte lo dipingono come sprovveduto. Cioè, lui è così sprovveduto che non è che si procura un alibi, non so, alle 9:35 o prima, parlando con il vicino, magari andando alle 8:30, citofonando al vicino con una scusa, i fratelli Riboldi, citofona loro e questi dice, ah sì, alle 8:30 l'ho visto, era in giardino, poi è tornato in casa, lo sentivo che preparava la colazione, andava la musica e poi scappava fuori alla chetichella. No, lui non fa niente. La sua è una giornata uguale alle altre. Se fosse stata uccisa, che ne so, il 14, era uguale, o il 12, era uguale la giornata. Non era la stessa. Poi ricordiamo, Simone, nel lavandino non c'è negli scoli, non c'è traccia di sangue. Neanche in quello ho sentito qualcuna, sarebbe meglio dire, ma si è lavato le mani nella doccia. Nella doccia non è che i RIS arrivano e controllano un sifone, li controllano tutti standard, e non c'è niente in tutti. In macchina non c'è nulla, sui tappetini non c'è nulla, girano e rivoltano la casa, Simone, in tutti i modi, non si trova niente di niente. Sui tappetini però c'è da dire una cosa, perché anche a me viene da pensare che l'assenza della prova possa essere che la macchina gliela sequestrano dopo 7 giorni. Lui 7 giorni la utilizza la macchina. E poi le scarpe gliele sequestrano 17 ore dopo che è girato nel prato di casa che veniva annaffiato. Cosa vuoi trovare sotto, mi viene da pensare. Sicuramente. Perché poi Simone, nel percorso che fai in casa, ma non è detto che ti devi imbrattare proprio, giustamente lui cercava di quelle chiazze di sangue, cercava di evitarle. Se sei l'omicida comunque un minimo di imbrattamento ce l'hai. Se sei lo scopritore, l'imbrattamento è considerevolmente inferiore, perché c'è anche la BPA, l'analisi dei tracciati delle macchie di sangue, che comunque stabilisce anche il grado di imbrattamento eventualmente del soggetto agente, perché in base alle macchie di sangue, la loro posizione gravitazionale di proiezione, stabiliscono anche la forza impiegata, e la forza è stata estremamente alta da questo punto di vista. Ma la cosa, Simone, più clamorosa è che in questo tragitto andata, ritorno, non è visto da un testimone, non è visto da nessuno. E questa è la cosa clamorosa, è questa, perché sto ragazzo si è ammazzato, lui scompaiono 2 teli da mare in casa, Simone. Sì, probabilmente sì o no, si è ripulito comunque. Quello che è. Ma avrà portato uno zaino appresso o no? Nessuno gli vede uno zaino, una borsa da palestra,
cioè sto ragazzo proprio sparito completamente, insomma, è veramente mandrake, che te voglio dire. Però è stato condannato Simone, quindi noi Sì, è stato condannato. Tra l'altro, un elemento che ha influito positivamente sulla concessione della semilibertà è che lui non si è mai sottratto al pagamento del risarcimento disposto dalla Corte d'Appello bis nei confronti della famiglia Poggi. Quindi una parte l'ha anche pagata e un'altra parte la sta pagando con trattenute dal suo stipendio che gli viene erogato ogni mese presso lo studio di commercialisti dove lavora. Quindi lui non si è sottratto ai suoi obblighi, l'ha anche detto alle Iene e lo sta facendo, ha detto una parte gliel'ho data con i proventi della vendita della casa di Spotorno al mare e gli altri con chiaramente rate mensili, anche perché di più non gli si può chiedere. A posto Simone, io direi che possiamo chiudere. La prossima volta prenderemo tutte le domande degli ascoltatori, speriamo di avere pure con noi Zanella, Grimaldi o Chiperessi, insomma vediamo di prendere Speriamo. Cioè, con la Gianluca ci parlo io, vediamo che succede. Poi vedremo settimana prossima come andrà l'esperimento delle sentenze, però vediamo. Grazie. Simone, io credo che tu sia il massimo esperto mondiale del caso di Carlasco. Non esageriamo, Mi assumo la responsabilità di quello che dico e grazie a tutti. La prossima volta venite prima da noi e poi andate dagli altri, va bene? E buonanotte a tutti. Buonanotte.